e bentornati su questi schermi e benvenuti in un nuovo videogiornale. Blake Lively, altresì detta quella di Gossip Girl, è improvvisamente diventata la nemica pubblica numero 1. Perché così tanta gente sui social sembra avercela con lei? Cosa ha fatto di così terribile? Avrà forse rivelato a tutti che alla fine Gossip Girl è... No ragazzi, l'attrice è al centro delle polemiche per come sta promuovendo il film It Ends With Us, un film tratto dal popolare romanzo di Colleen Hoover che la vede come protagonista e che affronta il tema della violenza domestica. Un tema delicato, serio, che richiede sensibilità, ma anche no secondo Blake Lively. Infatti lei durante il tour stampa per promuovere il film ha scelto un approccio più frivolo, cioè praticamente lei invece di discutere delle questioni serie che affronta il film ha preferito sfoggiare i suoi outfit petalosi. Quando le sono state poste domande serie sul tema del film lei ha svilito l'argomento e non contenta ha sfruttato le presentazioni del film per promuovere uno la sua linea di prodotti per capelli e due la sua bibita alcolica, cioè della serie ragazze se lui vi mena che ci volete fare, beveteci sopra e fatevi lo shampoo. Questo atteggiamento ha fatto sorgere qualche dubbio, ma Blake Lively l'ha capita la gravità del tema che il film cerca di affrontare, cioè ha capito il tono di questo film o si è convinta di avere girato il sequel di Barbie? Può essere che magari si è ubriacata con la sua bibita e non ci sta capendo niente. Vi giuro, io all'inizio dicevo vabbè, questa mi pare proprio una polemica inutile, sterile, montata sul nulla. Secondo me stanno tutti esagerando, se la stanno prendendo con Blake per qualche abitino con i fiori, ma alla fine non mi pare una cosa grave. Ma ragazzi, più mi addentravo in questa storia, più dicevo ma che cazzo, qualcuno riavvii Blake Lively perché si è buggata. Gli spettatori si stanno quindi lamentando del fatto che l'atteggiamento di Blake Lively sia fuori luogo e a lamentarsi di lei potrebbero non essere solo gli spettatori. E qui già la trama si infittisce ragazzi, perché la trama di questo videogiornale sarà veramente molto fitta. Sembra che l'approccio frivolo di Blake Lively non sia stato accolto con entusiasmo neanche da, rullo di tamburi, Justin Baldoni, il regista addirittura, che nel film interpreta l'uomo violento, il pezzo di me. Justin Baldoni infatti aveva voluto realizzare tanto questo film. Perché? Tanto per realizzare un film? No, lo ha scelto perché voleva mandare un messaggio alle vittime di violenza domestica e infatti adesso lui sta promuovendo il film parlando del tema, rivolgendosi alle vittime, ma tenendosi rigorosamente a distanza da Blake, che gli farebbe fare brutta figura praticamente, e dal resto del cast. Nessuna foto insieme, nessun red carpet condiviso, nessuna intervista fianco a fianco. Justin Baldoni va alle interviste da solo, evita Blake Lively come se fosse uno spoiler, o forse è lei che evita lui, non si è capito, e questa spaccatura ha dato adito a varie speculazioni. Ci sarà forse stata una lite dietro le quinte? Ragazzi, diciamo che negli ultimi giorni la troupe ha deciso di raccontare come siano andate le cose e oggi lo scopriremo. Ma non finisce qui quello che scopriremo oggi. Infatti gli investigatori di TikTok non si sono mica accontentati di criticare l'approccio di Blake Lively alla promozione di It Ends With Us. No, perché se proprio dobbiamo distruggere un mito, a questo punto facciamolo con completezza, facciamolo a partire da quando è nato. Quindi la gente dell'internet è andata a scavare nel passato di Blake Lively e c'è rimasta male perché ha trovato dei lati oscuri dell'attrice che finora erano rimasti nascosti, non ci si era fatto caso. Sembrerebbe infatti che in alcune interviste del passato Blake Lively si sia comportata un po' da mean girl, che è un modo gentile per dire bulla praticamente. In questo casino ci mettiamo anche il marito pazzo di Blake Lively, perché un marito pazzo ce lo dobbiamo mettere sempre, rende la trama più interessante, cioè ormai è un cliché dei videogiornali. Insomma è un casino vero ragazzi, quindi proviamo a mettere insieme i pezzi di questo puzzle. Cominciamo. Blake Ellender Brown nasce il 25 agosto 1987, quindi è del segno della Vergine. Per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ci vediamo prestissimo con un nuovo videogiornale e a voi la linea.
Blake nasce in California, a Tarzana, un quartiere di Los Angeles dove possono permettersi di vivere solo le persone più agiate. Io per curiosità ho guardato quanto costa una casa piccola da quelle parti e ho scoperto che in alcuni quartieri non esistono le case piccole. La famiglia di Blake è piuttosto ricca, ragazzi. Pensate che sua madre porta la piccola Blake a Disneyland 2 volte a settimana. 2 volte a settimana! Ora sappiamo perché sorride sempre Blake Lively. Io non lo so quanto all'epoca costasse un biglietto per il Disneyland di Los Angeles, ovviamente non quello di Parigi, ma so che oggi costa circa $100 in bassa stagione e sua madre la portava lì 2 volte a settimana, quindi faceva almeno 2 biglietti, uno per sé, uno per la figlia, 2 volte a settimana. Boh. O sua madre aveva una tresca con Topolino. A questo punto vi darò un'informazione interessante, ragazzi, ma del tutto inutile nelle vostre vite, ve lo dico già ora. Il quartiere di Tarzana, quello in cui è nata Blake, prende il nome da Tarzan, perché il creatore di Tarzan aveva un grande ranch proprio in quella zona lì. Ma veniamo a Blake. Come avrete notato, il suo vero nome non è Blake Lively. Blake infatti è nata come Blake Brown in quanto figlia dell'attore Ernie Brown. Ma come c'è diventata Lively quindi? Allora, sua madre Elaine aveva già avuto 3 figli dal suo primo matrimonio con un certo Ronnie Lively, dal quale poi ha divorziato. Ora, quando Elaine si è risposata con sto Ernie Brown, ha deciso di mantenere il cognome Lively del suo precedente marito per avere lo stesso cognome dei suoi figli, solo che poi ha fatto altri 2 figli con Ernie Brown, tra cui Blake, e quindi aveva alcuni figli Brown e altri che non erano Brown, e questa cosa la metteva a disagio. Quindi insomma a un certo punto papà Ernie decide di levare tutti dall'imbarazzo e adottare lui il cognome della moglie. Cioè il secondo marito praticamente acquisisce il nome del marito cioè dell'ex di sua moglie, diventando così Ernie Lively. Però ormai Blake è nata, capito? E si chiama Brown. Quindi praticamente che cosa succede? Che i figli, sebbene all'anagrafe risultino Brown, useranno il cognome Lively come pseudonimo, in modo che si capisca a chi cacchio appartengano. Insomma, il loro albero genealogico è sfuggito di mano. C'è un'ultima cosa, ragazzi, che ci serve per fare contesto, e cioè che il papà di Blake è un attore ed è anche un regista. Invece sua madre, la mamma di Blake, è un agente e insieme sti due danno lezioni di recitazione. Ora, invece di lasciare la figlia Blake a casa con una babysitter, i genitori se la portano alle lezioni di recitazione, quelle volte in cui non la portano a Disneyland. Così Blake cresce imparando gli esercizi di recitazione e respirando proprio l'aria del set. Eppure, nonostante l'ambiente in cui cresce, la recitazione non le interessa affatto. Questo è quello che racconta, ragazzi. Blake racconta anche in questa intervista qui che quando era piccola non sapeva né cantare né ballare, e per questo i suoi genitori hanno pagato il direttore del coro per inserirla nel coro. My parents had paid the show choir director to put me in the choir because I can't sing or dance to save my life. In un'altra intervista realizzata tempo dopo, cioè questa qui, Blake dimenticherà completamente di essersi fatta scappare questa cosa e raccontando di quando era nel coro dice: ah, mi piacerebbe un sacco cantare e ballare, però non lo so fare, non sono capace. Al che giustamente l'intervistatore le chiede: ma scusa, ma allora se non sai cantare e ballare come avevi fatto a entrare nel coro all'epoca? E Blake risponderà semplicemente: perché facevo performance grandiose, tanto che spesso mi mettevano in prima fila perché c'erano cantanti che si cantavano bene, erano bravi, però dicevano solamente le parole, non erano espressivi, invece io interpretavo il testo, facevo espressioni esagerate. I would be like, you know, like. Insomma, lei non sa cantare, non sa ballare, recitare non le piace, se non che suo fratello maggiore Eric, che ha 6 anni più di lei, per qualche motivo è fissato che le deve fare scoprire cosa vuole fare nella vita. Cioè le chiede sempre: ma tu cosa vuoi fare da grande? Cosa vuoi diventare? A lei di base non frega un cantalupo perché è troppo ricca per pensare al lavoro, ma che gliene frega. Ma Eric c'ha l'ansia, ragazzi, e la rapisce, nel senso convince la loro mamma a farle prendere una pausa dalla scuola
di 2 mesi per portarsela in viaggio a Parigi. 2 mesi, cioè le fa passare 2 mesi a Parigi invece che andare a scuola, perché lì deve fermarsi e capire cosa vuole fare della sua vita. Se non sapete ancora cosa fare della vostra vita, probabilmente perché non avete passato 2 mesi a Parigi a non fare niente. A Parigi, ogni volta che si fermano a mangiare, Eric interroga sua sorella e le chiede: e quindi che cosa farai per vivere tu da grande? Cosa pensi di volere fare da grande? Ma Eric che cacchio voleva? Eric, ragazzi, sperava tanto che sua sorella Blake si innamorasse del mondo del cinema e che volesse fare la produttrice, essendo lui già un attore. Ma Blake in quel momento non voleva fare niente, cioè lei andava bene a scuola e il suo desiderio era quello di continuare gli studi. Fine, cioè lei dice: io volevo solo andare a Stanford, nient'altro, un percorso tradizionale, acculturarmi. Ma Eric c'ha sempre l'ansia, ragazzi, e che fa? Nel 2005 combina a Blake un'audizione a sorpresa per il film Quattro amiche e un paio di jeans, e Blake passa l'audizione così, senza neanche essersi preparata. Sì, se ve lo state chiedendo, la risposta è sì, era raccomandata, cioè suo padre Ernie recitava in Quattro amiche e un paio di jeans nel ruolo di suo padre. Tutta questa però, ragazzi, attenzione, è la versione di Blake, cioè questa storia di suo fratello che la torturava perché voleva che lei recitasse, ma lei voleva solo studiare, voleva essere lasciata in pace, lui l'ha allontanata dalla scuola, ha cercato di farle il lavaggio del cervello per convincerla che invece di studiare doveva fare la produttrice, e poi lei voleva andare a Stanford, ma suo fratello l'ha portata al provino e l'ha fatta diventare un'attrice. Tutta questa storiella è la versione di Blake di come lei avrebbe debuttato al cinema, solo che non è molto coerente la sua versione con la realtà, perché Quattro amiche e un paio di jeans non è il suo primo film. Infatti a 11 anni Blake aveva già recitato nel film Sandman, film che, ve lo dico a fare, diretto da suo padre Ernie Lively, e in cui recitava anche suo fratello Eric. Quindi diciamo che lei è entrata nel mondo del cinema per raccomandazione comunque però prima in Sandman e poi in Quattro amiche e un paio di jeans. Ora, lei secondo me si racconta così per mostrarsi più normale, per essere più relatable, qualcuno con cui ci possiamo identificare, meno insomma la privilegiata della situazione. Cioè secondo me per questo lei insiste su questa storia che lei non voleva fare questo nella vita, lei non voleva fare Hollywood, lei è vittima delle circostanze perché voleva studiare, voleva una vita tradizionale, voleva andare all'università, ma praticamente è stata costretta a fare questa cosa che non le piaceva, l'attrice. Poi magari è vero, attenzione, comunque ha pur sempre iniziato a lavorare a 11 anni, non è che una a 11 anni è normale che lavori. Vabbè, in ogni caso oggi lei si mostra molto entusiasta del suo lavoro, l'importante è questo. Sicuramente è vero che il suo futuro fosse segnato fin dalla nascita, nata nel quartiere di Tarzan, cresciuta a Disneyland e partecipando a lezioni di recitazione, trascinata a Parigi per un viaggio formativo orchestrato da un fratello che si sentiva il suo mentore, figlia di un attore regista e di un agente, Blake era predestinata a essere, volente o nolente, una star. È per questo che Blake Lively ha la fama di essere una nepo baby, termine usato per descrivere figli di celebrità che diventano famosi solo grazie alla posizione dei genitori. Pensate che tutti i suoi fratelli hanno carriere a Hollywood: Eric Lively attore, Robin Lively attrice, Jason Lively attore. Le cene di famiglia sembrano la cerimonia degli Oscar. Blake si ritrova quindi a girare Quattro amiche e un paio di jeans mentre ancora frequenta il liceo, e non passa molto tempo prima che la sua carriera decolli. In soli 2 anni ottiene 6 ruoli, 6, fino a quando nel 2007 viene scelta per interpretare Serena van der Woodsen, niente po' de meno che la protagonista della serie TV Gossip Girl, che avrà un successo strepitoso in tutto il mondo e porterà Blake Lively sull'Olimpo delle celebrità. Serena van der Woodsen è una studentessa ricca e affascinante, sempre con abiti griffati addosso e costantemente in competizione con la sua migliore amica Blair, con la quale ha un rapporto di amore e odio. Come on, Chuck. I want some cake. Ma ragazzi, Blake Lively non voleva andare a Stanford, cioè cosa la convince a firmare un contratto della durata di 6 anni
che la vincolerà a starsene a New York, cioè se lei vorrebbe andare all'università. Blake dice: io ho accettato solo perché a New York c'è la Columbia University, quindi avrei potuto frequentare quella. Questa è la sua versione. La versione dei produttori di Gossip Girl è diversa, perché secondo loro Blake era entusiastissima di fare Serena van der Woodsen, cioè lei era proprio attratta dal ruolo di Serena van der Woodsen, soprattutto per l'opportunità di indossare abiti firmati e di poterli anche tenere per sé dopo le riprese. Cioè, secondo i produttori, nella sua scelta di firmare il contratto avrebbe pesato molto di più il desiderio di rinnovarsi il guardaroba che la voglia di laurearsi. E infatti, ragazzi, non si capisce se lei alla fine si sia laureata o no, cioè da quello che mi sembra di intuire lei ha mollato gli studi. E poi Blake è veramente appassionata di moda, cioè questa sarà una cosa che la caratterizzerà forever. Blake Lively sarà nota per i suoi look eccentrici sia in Gossip Girl che fuori dal set. Ad oggi è considerata un'icona di stile, immancabili le Louboutin ai suoi piedi, scarpe di lusso che sono praticamente uno status symbol. Se le indossi sei elegante, sofisticata, ne capisci di moda, sei anche un po' ricca, perché comunque le più basiche costano circa 600-700 euro. E le Louboutin, ragazzi, da cosa si riconoscono? Dalle iconiche suole rosse. Pensate ora che lo stilista Louboutin creerà un modello di scarpe dedicato solo a Blake Lively chiamato The Blake. Sono queste qui. Quindi, capito, se mi dicono Blake Lively a suo tempo ha firmato per il ruolo di Gossip Girl solo per rinnovarsi il guardaroba, perché era troppo entusiasta di indossare abiti firmati e portarseli a casa, io ci credo. E non le do neanche torto. Ora, ragazzi, andiamo alle cose serie. Sul set di Gossip Girl, Blake Lively incontra Penn Badgley, l'attore che interpreta il suo fidanzato, ma quella che inizia come una relazione per finta, recitata, ben presto si trasforma in qualcosa di reale. Tra Blake e Penn scatta la scintilla, insomma i due si mettono insieme anche nella vita reale. Tuttavia sembra che Penn sia l'unico membro del cast con cui Blake Lively riesce a creare un legame. Tutti gli altri non si direbbe che vogliano tanto bene a Blake Lively, cioè se diamo uno sguardo al profilo Instagram di Blake Lively notiamo un disagio, cioè lei non segue su Instagram nessun membro del cast di Gossip Girl e nessuno segue lei. Cioè, ok che la serie è finita nel 2012, però comunque ci hai lavorato a stretto contatto per 6 anni con queste persone. Quando dico che non si segue con nessuno, intendo neanche con l'attrice Leighton Meester, la sua coprotagonista in Gossip Girl, l'attrice che nella serie interpretava Blair, la sua odiata migliore amica. Questo distacco ha sempre sollevato sospetti, ragazzi, e negli anni ne sono circolate di indiscrezioni secondo le quali tra Blake e il resto del cast di Gossip Girl non scorresse buon sangue, in particolare tra Blake e Leighton Meester, quella che faceva Blair. I giornali di Gossip spesso hanno riportato notizie su delle tensioni tra le due attrici, mai notizie verificate, mai nessuna delle due ha confermato che si stessero sul cazzo, però comunque si diceva che le due si evitassero fuori dal set, si diceva che il resto del cast di Gossip Girl dovesse scegliere da che parte stare, talmente le due erano divise e si odiavano, quindi si parlava di una vera e propria faida. Ora, come vi dicevo, né Blake né Leighton hanno mai confermato apertamente queste voci, ma alcuni loro comportamenti hanno fomentato i sospetti. Un esempio è questa intervista di cui si parla tanto in questi giorni. Praticamente in questa intervista Blake Lively a volte fa delle battute pungenti sui suoi colleghi, alle quali sembrerebbe ridere solo e soltanto lei. Ad esempio, in questa scena Blake Lively parla di una scimmia. Contesto: nei romanzi originali da cui è tratto Gossip Girl, il personaggio di Chuck Bass, lui, ha una scimmietta che veste abbinata a lui. Ecco, Blake in questa intervista dice: prima di firmare il contratto ho fatto una richiesta, niente scimmiette, perché io non potevo recitare con una scimmia, proprio non me la sentivo.
ma alla fine me ne hanno date alcune e indica i suoi colleghi, cioè praticamente dà loro delle scimmie. And then I got a few of them. Qualcuno ride, tipo gli intervistatori ridono, qualcun altro reagisce in modo più freddino, tanto che Blake deve dire ad alta voce: dai, stavo solo scherzando. Come on, it was a joke. Vabbè, Blake, al che avrebbe dovuto intuire forse che ai suoi colleghi non piacesse quel modo di scherzare, e invece poco dopo lo rifà. Contesto: durante i casting per la serie, Leighton Meester si era presentata con i capelli biondi, cioè i suoi capelli naturali, ma le era stato chiesto di tingersi i capelli di castano se voleva ottenere il ruolo di Blair, perché Blair nei libri ha i capelli castani. Perfetto, ora in questa intervista a un certo punto Leighton si mette a spiegare questa cosa e dice: il motivo per cui sono bruna è che nei libri Blair è così. Al che Blake Lively interviene e dice ad alta voce: e comunque tutti sanno che le bionde sono più carine. Everyone knows blondes are nicer anyway. La reazione iniziale di Leighton è una risatina, ma subito dopo fa una faccia seccata, come se avesse riso solo per educazione, ma in realtà ci è rimasta male. Questa è la clip virale che gira, no? Per alimentare questa teoria in base alla quale le due si odino, e anche per alimentare la teoria in base alla quale Blake Lively sia una mean girl. Però ragazzi, c'è da dire che sono andata a vedere l'intervista integrale e la cosa mi è sembrata un po' meno grave di come la si fa passare. Vi racconto com'è andata nell'intervista integrale, ve la racconto tutta, perché un po' di differenza secondo me la. Praticamente una persona dal pubblico aveva fatto una domanda provocatoria al regista, gli aveva detto tipo: vedo molte somiglianze tra Summer, il personaggio di DOC, e Blair, perché pure Summer all'inizio era stronza ma poi si è data una calmata, così come Blair, che all'inizio era più stronza e poi invece è iniziata ad essere più simpatica. Summer è bruna e a Blair si sono voluti tingere i capelli castani. Non sarà forse che Blair sia un personaggio scopiazzato da DOC? Il regista, al che ragazzi, dà una risposta che non c'entra niente, cioè tipo: l'Umbria. Il regista palesemente a disagio perché la domanda ha centrato il punto, cioè le somiglianze tra la coppia di amiche Melissa e Summer di DOC e la coppia di amiche Serena e Blair di Gossip Girl sono innegabili. Insomma, il regista dice: allora, c'è una spiegazione per questo. Praticamente all'inizio Blair sembra la cattiva della storia e Serena sembra quella buona, però poi ci sono momenti in cui questi ruoli si scambiano e allora si crea più simpatia per Blair e meno per Serena. Cioè, interessante, però non ti è stato chiesto questo. Al che Leighton, cioè l'attrice che fa Blair, lo leva dall'imbarazzo, prende in mano la situazione e dice, continuando il discorso del regista: sì, vabbè, sicuramente ha più senso che in una trama non ci sia una distinzione troppo netta tra bene e male. È vero che Serena sembra quella più buona all'inizio, ma poi andando avanti nella serie si scopre che anche lei ha dei difetti. Comunque, per rispondere alla tua domanda, Blair è bruna perché nei libri. Ed è a questo punto, ragazzi, che Blake Lively si intromette e dice: e tutti sanno che le bionde sono più nice, che si può tradurre come più carine, ma anche come più simpatiche, no? Più gradevoli in generale. Quindi io ho interpretato quello che ha detto Blake Lively così: hanno fatto Blair bruna per farla sembrare meno simpatica, perché c'è questo bias cognitivo per cui le ragazze con i capelli biondi sembrano più carine e amorevoli, mentre quelle con i capelli scuri sono più facilmente viste come streghe, come cazzo. Secondo me Blake Lively voleva dire questa cosa, però le è uscita male e per questo motivo Leighton non ha capito se doveva ridere o no. E questo è il motivo, secondo me, del suo cambio repentino di espressione. Tanto che un secondo dopo aver fatto questa faccia, Leighton scoppia di nuovo a ridere guardando Blake. Vabbè ragazzi, vedremo di peggio, quindi non sto qui a dirvi che Blake Lively sia il ritratto della simpatia e che sono soltanto le clip ritagliate, virali, a farla passare per
antipatica. Un'altra prova che circola a supporto di questa teoria che il set di Gossip Girl, cioè il cast di Gossip Girl, non potesse vedere Blake Lively è questa. Sì, è Armie Hammer, ragazzi, vi è mancato. In questa intervista Armie Hammer ha fatto capire di avere avuto problemi con una persona nel cast di Gossip Girl. Non ha detto chi, ma si pensa, e ora vi spiego perché, che parlasse di Blake Lively. Sì, ragazzi, Armie Hammer ha recitato in Gossip Girl nella seconda stagione, era un tizio con cui usciva Serena van der Woodsen. Quindi, ragazzi, in questa intervista, siamo nel 2017, quindi sono passati anni dalle riprese, e durante questo programma televisivo qualcuno dal pubblico chiede ad Armie Hammer chi si comportava più da diva sul set di Gossip Girl. Lui al che fa una smorfia e si lamenta di non avere più la possibilità di skippare la domanda perché stanno facendo un gioco, tipo, cioè lui dice, ve lo cito testualmente: vorrei potermi rimangiare tutti i miei pass. Lui ha sempre la testa a mangiare quando parla con le persone. Alla fine quindi Armie risponde: non lo posso dire chi è che si comportava da diva, dico solo che per me è stata una serie difficile da girare, tanto che non sono arrivato a girare tutti gli episodi pattuiti. Al che il conduttore gli chiede: ma quindi hai mollato, te ne sei tirato fuori? E lui risponde: no, in realtà mi hanno buttato fuori. A questo punto il conduttore gli dice: ricordami chi è il personaggio con cui tu avevi una relazione in Gossip Girl. E Armie gli dice: con Blake Lively. Blake Lively. Al che qualcuno che è pure sul palco con loro aggiunge: così sembra proprio che sia stata lei il problema. Ma Armie risponde: no, non ho detto questo. Però subito dopo fa un'espressione non troppo convinta. Guardate. Però anche qui, ragazzi, Armie di fatto non ha detto niente. Il fatto che il conduttore gli abbia fatto menzionare con una scusa Blake Lively ci suggestiona, ma non è detto che si riferisse a lei. Sono tutte speculazioni, non sappiamo niente. Le espressioni facciali di Armie e Layton suggeriscono magari un disagio con Blake Lively, ma non possiamo veramente sapere quale, perché magari erano solo imbarazzati, cioè non lo so, ragazzi, ci muoviamo nel regno delle ipotesi, quindi ancora fino a qui non esiste un vero motivo secondo me per puntare il dito contro Blake Lively, a parte che è una raccomandata, ma a quanto pare non le si può dare la colpa manco di questo, perché lei dice di essere stata costretta, piazzata a Hollywood di prepotenza, che le piacesse oppure no. Comunque da Gossip Girl in poi Blake avrà un sacco di altri ruoli, tipo in Lanterna Verde, e Lanterna Verde sarà Galeotto. Apriamo questo capitolo: la relazione tra Blake e Ryan Reynolds. È il 2010, Blake Lively ottiene un ruolo nel film Lanterna Verde in cui il protagonista è interpretato dall'attore Ryan Reynolds, che non è single, è il marito di Scarlett Johansson. Cioè, Scarlett Johansson, ragazzi, io non la sapevo questa cosa, non pensavo neanche che qualcuno avesse legalmente il permesso di avere una relazione con Scarlett Johansson. Io la vedevo come un'entità religiosa, cioè una figura tipo Cleopatra, Nefertiti, Jessica Rabbit, Scarlett Johansson. Ryan Reynolds era sposato con lei. Blake Lively contemporaneamente sta ancora con Penn, quello di Gossip Girl. Ora, Blake e Ryan Reynolds diventano amici, vabbè, lui in futuro in realtà dirà che c'erano fuochi d'artificio nell'aria, al punto che quando erano insieme c'erano pure i loro rispettivi compagni, si creava imbarazzo perché si capiva, insomma, che ci fosse chimica. Vabbè, ve la faccio breve, si lasciano tutti. Blake lascia Penn con una scusa molto credibile, cioè gli dice che non se la sente di uscire con lo stesso ragazzo con cui esce il suo personaggio. E Ryan lascia Scarlett Johansson. 2 mesi dopo già Blake Lively e Ryan Reynolds si frequentano pubblicamente. Tra parentesi, Scarlett Johansson in futuro sparlerà il suo ex, facendo capire in più occasioni che lui fosse invidioso marcio di lei e del suo successo. Scarlett, infatti, a differenza di Ryan Reynolds, era già un'attrice affermata, una delle attrici più famose al mondo, e poco prima di lasciarsi con Ryan Reynolds aveva appena iniziato a lavorare per la Marvel, debuttando nel ruolo di Vedova Nera in Iron Man 2. E se diventi un supereroe della Marvel
sei arrivato, ti sei sistemato a vita, è tipo il posto alla regione. A Hollywood come attore non c'è un ruolo più fortunato, perché essendo un multiverso quello della Marvel, ogni 1 massimo 2 anni reciterai negli Avengers, che sarebbe il film di tutti i supereroi insieme, nella tua serie di film, quindi per esempio Vedova Nera, no? Black Widow 1, 2, 3, quando li faranno, perché comunque non li fanno subito. Comparirai nei film degli altri supereroi, tipo Iron Man, appunto, tutti i film che avranno un successo praticamente garantito al botteghino e venderanno giocattoli con la tua faccia, videogiochi, gadget, zaini, non capirai più da dove ti stanno entrando i soldi. Ecco, mentre a Scarlett Johansson succedeva questo, Ryan Reynolds recitava in Lanterna Verde per la DC. Devo aggiungere altro. La DC è la cugina meno fortunata della Marvel. Anche la DC ha il suo mondo di supereroi, tra cui appunto Lanterna Verde, ma tra i loro superpoteri c'è quello dell'invisibilità del pubblico. No, vabbè, ora sto esagerando, mi piace scherzare su questo conflitto tra Marvel e DC, però insomma i film della DC non sempre hanno successo quanto quelli della Marvel. Ad esempio Lanterna Verde è un flop. In realtà Ryan Reynolds l'anno prima aveva avuto un ruolo minore in un film della Marvel, nel film Wolverine, dove interpretava Deadpool, ma a parte essere un ruolo marginale, Ryan Reynolds non era per niente contento di quella rappresentazione di Deadpool, molto diverso dai fumetti dove Deadpool si caratterizzava per un umorismo dissacrante di cui la versione cinematografica era stata privata, risultando secondo lui noiosa. Quindi insomma Ryan Reynolds nel 2010 fatica ad avere successo e ci credo che non sia facile essere in questa situazione stando con Scarlett Johansson, cioè mentre il nome di Scarlett Johansson lo conoscevano pure gli alieni su Marte, quello suo no, cioè nei crediti finali del film c'era scritto secondo me Lanterna Verde, due punti, il marito di Scarlett Johansson. Scarlett Johansson dirà in futuro, riferendosi alla sua relazione con Ryan Reynolds, stare con un attore non è facile, soprattutto quando uno dei due ha più successo dell'altro e lì bisogna essere comprensivi. In un'altra occasione Scarlett Johansson dirà in un matrimonio servirebbe che l'uomo sia sicuro non solo dell'amore che si prova l'uno per l'altra, ma anche della sua carriera, dovrebbe essere sicuro. Insomma ragazzi, Scarlett farà spesso intuire, senza mai dirlo esplicitamente, che Ryan Reynolds si sentisse in competizione con lei, che fosse invidioso di lei, insomma che si sentisse una caccola, un pelo dell'ascella di Scarlett Johansson, e sinceramente non lo so, non mi stupisce troppo, voglio dire. Ryan Reynolds è nato nel 76, è cresciuto negli anni 70-80, cioè è facile che come molti uomini della sua era geologica sia cresciuto con l'aspettativa di dover essere il principale sostegno economico della famiglia, o perlomeno con l'idea che il successo definisca il valore di un uomo. E cosa succede quando queste aspettative, una volta che diventi adulto, vengono messe in discussione? Cioè cosa succede quando tua moglie guadagna di più, il suo nome è più riconosciuto del tuo e ha una carriera più brillante della tua? Succede che una voce interiore ti sussurra parole fasciste, tipo tu maschio non stai adempiendo al tuo ruolo, lei probabilmente si vergogna di te, tutti ti vedono come un incapace. E non importa se hai comunque successo, cioè se occupi una posizione di potere, perché Ryan Reynolds comunque, ok, meno famoso di Scarlett Johansson, ma sempre un attore di Hollywood, ma non importa, perché tutto viene messo a confronto con il successo di lei e a confronto il tuo successo sembra poco, e al che la sensazione di non essere all'altezza può diventare un tormento. Poi ovviamente di fronte a questa sensazione puoi reagire in due modi: o cerchi di affrontare la cosa, di decostruire la tua vecchia identità e ricostruirla abbracciando nuovi valori. Ci vuole tempo in questo caso, bisogna comunque essere buoni con se stessi, perché stai comunque sfidando la narrazione di te stesso che hai costruito e consolidato nel corso di tutta la tua vita. Oppure fai lo scimmione e per riprenderti la tua posizione di dominio, per riprenderti in mano il tuo ruolo, cerchi di buttare
buttare giù tua moglie, svalutandola, ostacolandola in vari modi. Ora non sappiamo nello specifico da cosa Scarlett deducesse che Ryan si sentisse minacciato dal suo successo, ma potrebbe essere che ad esempio lui la sminuisse, no? Che fosse ipercritico nei suoi confronti, che cercasse di controllarla, di avere una posizione di controllo nei progetti di lei, prendendo decisioni al posto suo. E in effetti, ragazzi, dopo il divorzio tra Ryan Reynolds e Scarlett Johansson circoleranno voci in base alle quali Ryan si comportasse con Scarlett in modo dispotico e controllante. Non sono voci verificate, ma di nuovo sono pettegolezzi che nelle ultime settimane sono tornati a circolare in modo virale, perché capirete presto il perché. Tra l'altro non è un caso, secondo me, che Ryan Reynolds abbia lasciato Scarlett Johansson per Blake Lively. Nel senso, quando Ryan e Blake hanno recitato insieme in Lanterna Verde, erano entrambi in una fase della carriera simile. Blake non era così famosa da metterlo in ombra, ma nemmeno così poco famosa da sembrargli una scelta troppo inferiore, troppo minore rispetto a Scarlett. E poi hanno condiviso il flop di Lanterna Verde, quindi lui invece di vergognarsi accanto a Scarlett in qualche modo deve essersi sentito più compreso. Comunque vabbè, chiacchiere. La relazione tra Blake Lively e Ryan Reynolds si evolve molto velocemente, tanto che dopo poche settimane comprano una casa insieme e dopo 2 anni, cioè esattamente il 9 settembre 2012, i due si sposano in segreto. Non ho capito per chi fosse il segreto, cioè non ho capito a chi non lo dovevamo dire, perché praticamente il loro matrimonio fa scoppiare uno scandalo, quindi proprio segretissimo. Si viene infatti a sapere che Blake e Ryan si siano sposati presso la Boone Hall Plantation, e che è una delle piantagioni più antiche degli Stati Uniti, ma così antiche da essere stata costruita dagli schiavi afroamericani comprati al mercatino. Una location appropriata per il tuo matrimonio solo se sei Alessandro Barbero e ti stai sposando con Alberto Angela. Diversamente è una cafonata, cioè significa scegliere come location un luogo di sofferenza umana. Non so, si potrebbe paragonare la cosa all'organizzare l'evento in un ex campo di concentramento. Magari è un paragone estremo, perché le piantagioni non avevano lo scopo esplicito di sterminare la popolazione afroamericana, ma comunque lì le persone venivano costrette a lavorare in modo forzato per molte ore in condizioni disumane ed erano considerate priorità di altri esseri umani che si credevano superiori a loro, e spesso comunque ci morivano gli schiavi a causa di quelle condizioni. Boh, immagina festeggiarci il tuo matrimonio, ma come ti viene? Mi immagino i paggetti che portano le fedi con le catene. Tra l'altro vicino all'ingresso c'è la Slave Street, la strada degli schiavi, dove si ammirano 9 capanne in cui gli schiavi erano detenuti. Cioè tu entri al matrimonio di Blake Lively, ti guardi intorno e dici ok, ci hanno attirato con una scusa e ora ci rinchiudono e ci mettono a coltivare il cotone. Ma perché hanno scelto questa location Blake Lively e Ryan Reynolds? Come gli è solo venuto in mente? Un motivo c'è, ragazzi, perché è la location del film d'amore Le pagine della nostra vita. Quindi da una parte è un luogo di rilevanza storica al punto che ci fanno le gite per le scuole, però dall'altra parte è una location romantica dove puoi scegliere di sposarti in un'area che si chiama il Molo del Cotone. Scandalo, polemica, dramma, Ryan Reynolds e Blake Lively razzisti. Poi la cosa piano piano si va calmando, ma nel 2018 la polemica riscoppierà in modo esplosivo. Ma andiamo per ordine. Nel 2016, dopo anni di insistenza, Ryan Reynolds convince finalmente la Marvel a produrre un film tutto per lui, un film completamente incentrato su Deadpool, di cui lui sarà attore e anche produttore. Questa volta il film sarà più fedele al Deadpool dei fumetti, perché Ryan Reynolds ci tiene, insiste, a lui piace scherzare, lui è una persona molto sarcastica, e quindi Deadpool gli si addice. Il film è un successone, ragazzi, e questa è la svolta della carriera di Ryan Reynolds. Anche lui adesso ha il posto fisso nella Marvel. Ryan Reynolds si classifica definitivamente come uno degli attori più famosi di Hollywood. Ad oggi è praticamente impossibile immaginare Deadpool senza pensare a Ryan Reynolds.
Reynolds. Sul set di Deadpool Ryan in realtà ha avuto dei problemi, ma ne parleremo più avanti a tempo debito. Una volta sistematosi nel multiverso Marvel, Ryan Reynolds fa amicizia anche con gli altri supereroi e un giorno pubblica un tweet per festeggiare l'uscita del film Black Panther o Wakanda Forever, che è sempre Black Panther. Boh, vabbè, in ogni caso la storia di Black Panther celebra la cultura africana, no? Si immagina questo regno africano che però non è mai stato colonizzato, il Wakanda, e non essendo mai stato colonizzato è libero, indipendente ed è super avanzato a livello tecnologico. Il supereroe protagonista è appunto Black Panther e lui è il leader di Wakanda. Ora ragazzi, quando Ryan Reynolds pubblica questo tweet, la gente che porta rancore nella vita gli risponde: scusa Ryan, ma tu non sei quello che si è sposato sulla polvere delle ossa degli schiavi? Riesplode la polemica del matrimonio. Questa volta però Ryan Reynolds decide di rispondere. Si scusa infatti pubblicamente, dichiarando in un'intervista a nome suo e di sua moglie: è qualcosa per cui saremo sempre profondamente e pienamente dispiaciuti, è imperdonabile. Quello che abbiamo visto all'epoca era una location per matrimoni su Pinterest. Quello che abbiamo visto dopo è stato un luogo costruito su una tragedia devastante. Anni fa ci siamo risposati a casa, ma la vergogna funziona in modi strani. Un errore gigantesco come quello può farvi chiudere in voi stessi, oppure può farvi cambiare idea e farvi agire. Non significa che non farete altri errori, ma il cambiamento e la sfida ai condizionamenti sociali della vita è un lavoro che non finisce mai. Poco dopo questa dichiarazione, Ryan e Blake donano $200.000 al NAACP Legal Defense Fund, un'organizzazione che fornisce supporto legale alle persone che subiscono discriminazioni razziali. Quindi la rabbia verso di loro si placa. 2 anni dopo il matrimonio, nel 2014, Blake Lively rimane incinta e i due mettono al mondo la loro prima figlia, James. 2 anni dopo, nel 2016, nasce la loro seconda figlia, Inez. 3 anni dopo, nel 2019, Blake e Ryan fanno una terza bambina, Betty. 3 anni dopo, Blake è di nuovo incinta e aspetta il loro quarto figlio. Se ve lo state chiedendo, no, non vivono nello Utah e non sono mormoni. Nonostante l'inizio della loro relazione molto, come dire, turbolento per via delle corna, e nonostante le controversie legate al loro matrimonio, Blake Lively e Ryan Reynolds diventano presto una delle coppie più amate di Hollywood, ragazzi. Questo si dovrà in gran parte alle loro esilaranti interazioni sui social, dove si trollano a vicenda. Questa cosa è diventata una tradizione per loro, cioè si prendono in giro l'uno con l'altro, e questo loro giochetto, questo loro modo di scherzare conquista i fan, che li adorano per il loro rapporto così tanto genuino, non sono troppo costruiti, capito? Vi faccio qualche esempio epico. Una volta per il compleanno di Blake, Ryan pubblica una foto su Instagram con questa didascalia: buon compleanno alla mia meravigliosa moglie. Ma nella foto Blake è tagliata e si vede solo lui. Blake risponde allo stesso modo l'anno successivo, se non sbaglio, augurandogli buon compleanno baby, e condivide una foto di Ryan che abbraccia un altro Ryan, tagliando uno dei due Ryan dalla foto. Per un altro compleanno di Blake, Ryan Reynolds pubblica un carosello di foto di sua moglie in cui lei è venuta malissimo e ancora le augura buon compleanno. Poi una volta Blake posta questa foto di lei e Ryan a una partita degli Yankees e scrive: adoro incontrare i fan, come se lei, cioè come se Ryan fosse un suo fan, capito? Non suo marito. Ryan un giorno mostra su Instagram un regalo che Blake gli ha fatto, cioè questo dipinto di un giornalaio che cammina per strada dove ci sono molti easter egg, tra cui il suo idolo John Candy sulla prima pagina del giornale. Ryan Reynolds dichiara: se mai ci sarà un incendio prenderò questo per primo. Tornerò per Blake. Per la festa del papà, poi Blake Lively scrive questa dedica a Ryan: fin dal giorno in cui è nato il nostro bambino ho sentito forte nel mio cuore che molto probabilmente il padre eri tu. Ah, questa è un'altra. Ryan un giorno condivide una foto paparazzata di Blake in pessime condizioni,
scrivendo nella didascalia #nofilter. La gara di troll tra Blake Lively e Ryan Reynolds gioca un ruolo fondamentale nel rendere la coppia simpatica a tantissima gente. Le loro interazioni scherzose li rendono presto una delle coppie più amate di Hollywood. Tuttavia non è solo per questo che sono considerati ad oggi una delle coppie più potenti di Hollywood. I due infatti fondano un vero impero economico. Ryan Reynolds, oltre ad acquisire popolarità come protagonista del film Deadpool, si rivela anche un abile imprenditore. Cofonda la casa di produzione Maximum Effort. Ricordatevela. La casa di produzione prende il nome dalla frase Maximum Effort, ripetuta spesso dal personaggio Deadpool. Significa massimo sforzo. Maximum Effort diventa nota per le sue campagne pubblicitarie e creative che diventano virali perché fanno ridere e perché queste pubblicità hanno proprio una trama. Sono quasi dei cortometraggi o, come direbbe Filippo, il riassunto di un film. Un esempio di queste pubblicità è la campagna per Mint Mobile, un gestore telefonico low cost di cui Ryan nel 2019 acquisisce una quota di minoranza. Ora, lui non appena acquista sta società la pubblicizza facendo crescere il suo valore e lui detiene il 20-25% di questa società, e questo è uno schema per Ryan, cioè lui quando deve pubblicizzare i brand si fa dare la quota di minoranza nell'azienda del brand, cioè tipo io sponsorizzo NordVPN, invece di farmi pagare una quota per la pubblicità mi faccio dare come forma di pagamento il 20% della società. Quindi nel momento in cui io faccio la pubblicità a NordVPN, cosa che sto praticamente facendo parlandone, e voi ve lo scaricate, crescono i guadagni di NordVPN e di conseguenza cresce il mio 20%. Non lo so se funziona proprio così matematicamente, però detta alla buona il meccanismo è questo. Con questa strategia Ryan Reynolds diventa socio di molte società, per esempio il suo amato Aviation American Gin. Poi lui che cosa fa? Pubblicizza questi brand tramite la sua casa di produzione Maximum Effort. E come li pubblicizza? Qua viene il bello, ragazzi, la tecnica di Ryan Reynolds è quella di sfruttare il suo personaggio più famoso, Deadpool. Anche brand che con Deadpool non ci appizzano niente, tipo appunto il gin. Ci sono video in cui Deadpool menziona il gin, dice di bere questo gin, proprio l'Aviation American Gin. Ma non è tutto, ragazzi, Ryan Reynolds lancerà edizioni limitate del suo gin ispirate al film Deadpool e Wolverine. Quindi lui usa il branding dei supereroi Marvel per attirare i fan verso il suo gin e rendere più interessante il suo prodotto accostandolo a Deadpool. Questa strategia di marketing di mescolare Deadpool con il suo mondo, mettere tutto insieme, tutte le sue cose insieme, ricordiamocela, perché sarà secondo me proprio lui a suggerire a Blake di fare lo stesso con il suo nuovo film. Allora, lui ha la casa di produzione Maximum Effort, nome preso da Deadpool, e tramite questa casa di produzione realizza degli spot di Deadpool che beve il suo gin. Reynolds in tutto ciò entra anche nel consiglio di amministrazione della società madre di Tinder e molti altri siti di incontri. Vabbè, fa soldi in un sacco di modi, ragazzi, cioè proprio vive la vita come una rivalsa verso Scarlett Johansson. Blake Lively fa anche lei l'imprenditrice parallelamente e lancia la Betty Buzz, cioè la sua linea di bevande alcoliche e analcoliche, è Blake Brown, la sua linea di prodotti per capelli. Però Blake non ce l'ha un personaggio, un supereroe per esempio a cui far pubblicizzare tutti i suoi prodotti, capito? Non ancora. Comunque capite la potenza economica di Blake e Ryan, cioè loro ti vendono lo shampoo per andare all'incontro con il tizio conosciuto su Tinder con cui hai parlato al telefono usando il gestore Mint Mobile. Se l'appuntamento va bene bevi con lui una Betty Buzz, se va male ti fai un cicchetto di gin e non ci pensi più. Insieme Blake e Ryan formano da una parte una forza economica grazie ai loro progetti imprenditoriali e dall'altra parte hanno una forte influenza sulle masse grazie al fatto che sono una delle coppie più seguite e amate e simpatiche al mondo. Ora mettiamo un attimo in pausa la storyline di Blake Lively e apriamo una parentesi su un'altra protagonista di questa storia, Colleen Hoover, la causa scatenante di questo dramma praticamente. Lei è una scrittrice americana che ha scritto un'infinità di libri, ma nel 2006
2016 ha pubblicato il romanzo che le ha svoltato la carriera, It Ends With Us, che in italiano significa finisce con noi. Questo libro affronta un tema delicato, cioè quello degli abusi domestici e del trauma transgenerazionale che essi possono generare. Si parla di trauma transgenerazionale quando un trauma si trasmette da una generazione all'altra. Ad esempio, una madre subisce violenze domestiche dal marito, i figli vedono queste scene e interiorizzano questa dinamica tossica. Ah, interessante, allora è così che si gestisce una relazione. Quindi crescendo il figlio, la figlia potrebbero cercare relazioni simili a quella dei genitori, o subendo violenza, accollandosela da parte del partner perché la considerano normale in una relazione, oppure perpetrandola loro sul partner, menando come faceva il padre. I figli di queste coppie a loro volta assisteranno a questo scenario di abusi domestici e a loro volta potrebbero interiorizzare la dinamica ripetendo il ciclo di abusi finché qualcuno non si prenderà il carico emotivo di andare in terapia e interrompere il ciclo. It Ends With Us parla proprio di questo. Infatti la trama segue la vita di Lily Bloom, una giovane donna cresciuta in una famiglia segnata dalla violenza domestica. Suo padre picchiava sua madre e abusava di lei anche. Una volta adulta, Lily si ritrova a replicare questo stesso schema, sposandosi a soli 20 anni con Ryle, un neurochirurgo che, nonostante sembri tutto perfetto, a una certa comincia a picchiarla. Il libro è stato un successo mondiale, tanto che se frequentate abitualmente le librerie probabilmente l'avrete visto sugli scaffali, perché veramente è dappertutto. Tuttavia questo libro si è preso la sua dose di critiche, cioè viene accusato da alcuni di romanticizzare la violenza, perché il rapporto tra Lily e Ryle sarebbe dipinto in modo troppo romantico, con poche sfumature, come se quasi ti spingesse a sperare che la protagonista rimanga con lui. Ecco, da alcuni lettori viene percepito così, non lo so, io non l'ho letto. L'ha letto Eleonora, la mia assistente, e lei la vede anche così. Ora, la storia del libro è ispirata all'infanzia della scrittrice. Colleen Hoover infatti ha spiegato che uno dei suoi primi ricordi di infanzia è suo padre che tira un televisore addosso a sua madre. Colleen Hoover quindi ha voluto scrivere questo libro come tributo al coraggio di sua madre, che a un certo punto della sua vita ha trovato la forza di sfanculare il marito violento e crescere i figli da sola. Nel 2019 un attore e regista di nome Justin Baldoni legge questo libro, si fa un piantino e dice: no, ma io ci devo fare un film su questo. E acquista i diritti per l'adattamento cinematografico di It Ends With Us, decidendo subito che sarà lui a interpretare il marito violento, Ryle. Justin Baldoni ci mette 4 anni per prepararsi. Tipo io per preparare un videogiornale peggio. Ci mette 4 anni per prepararsi perché Justin Baldoni ci tiene veramente a raccontare la storia di It Ends With Us nel modo più rispettoso possibile. Per questo motivo coinvolge l'associazione No More, che si occupa di combattere la violenza domestica per strutturare bene il personaggio di Ryle. Justin Baldoni desidera che il film It Ends With Us mandi un messaggio forte e chiaro sia alle donne che agli uomini. Il suo obiettivo è dare coraggio alle vittime per interrompere il ciclo di violenza, facendo capire loro che c'è una via d'uscita e che non sono sole. E allo stesso tempo Justin Baldoni spera anche che il film possa essere visto da uomini violenti e accendere in loro una scintilla di consapevolezza affinché possano rendersi conto, riconoscere il danno che stanno causando e interrompere i loro comportamenti abusanti. Ora, per arrivare a questo ambizioso risultato, Justin Baldoni fa 2 cose. La prima è un pochettino inquietante, cioè lui partecipa a gruppi di recupero specifici per uomini violenti, cioè programmi di riabilitazione per uomini condannati dal tribunale per violenza domestica e costretti per ordine del tribunale a partecipare a queste sedute. Questo percorso aiuta Justin Baldoni a immergersi nella psicologia del personaggio e sempre per fare questa immersione psicologica, Justin Baldoni scrive un diario fingendosi Ryle, cioè lui scrive ogni giorno in prima persona fingendosi un uomo violento,
come se fosse un compito per la terapia. E questa è la cosa inquietante che fa. Ma Justin Baldoni fa anche una cosa bella, si fa affiancare dall'associazione No More per tutto il processo di preparazione del film, il che cosa significa? Ascoltare i consigli di persone che lavorano ogni giorno a stretto contatto con le vittime per capire come andare a ritrarre la dinamica di una relazione abusante in modo sì realistico, ma allo stesso tempo senza romanticizzare la violenza. Non è facile, è una sfida, perché nella mente della vittima la relazione abusante viene idealizzata e sembra romantica. Di solito, cioè, la vittima la sente come romantica la sua relazione con il violento, ed è proprio questa distorsione che la tiene intrappolata e le rende difficile lasciare il carnefice. Ora, qual è il problema? Se il film non mette in evidenza questa componente romantica che esiste solo nella mente della vittima, rischia di non far comprendere appieno allo spettatore quanto sia difficile per una vittima riconoscere la violenza e liberarsi da essa. Ma dall'altra parte, rappresentando questa dinamica, c'è il rischio che la violenza sembri romanticizzata, proprio come alcuni dicono che faccia il libro It Ends With Us. Cioè, va gestita con attenzione sta cosa, si deve trovare il modo, la chiave per trasmettere la profondità dell'attaccamento della vittima, ma allo stesso tempo per chiarire che l'amore e il romanticismo sono solo nella testa della vittima, perché non c'è amore, non c'è romanticismo in una relazione violenta. È difficilissimo, ragazzi, quello che deve fare il regista. Ecco perché Justin Baldoni ci mette 4 anni per prepararsi. Per lui questo film non è solo un progetto cinematografico, è una missione personale. Perché? Justin Baldoni porta avanti una battaglia femminista, antisessista se preferite, da molto tempo. Cresciuto in una famiglia di fede Bahá'í, ha riconosciuto a suo padre e alla sua religione il merito di avergli trasmesso valori come l'uguaglianza di genere e l'importanza di esprimere le emozioni, ragazzi. Le emozioni, che può sembrare banale, ma no, cioè ai suoi coetanei veniva insegnato che i maschi non piangono, le emozioni sono cose da femmine, i maschi sono forti, rudi, wow. Quando sono tristi si grattano le chiappe, il loro unico sentimento è l'erezione. Ora, Justin Baldoni da piccolo, per essere stato così sensibile come bambino, deve avere passato qualche brutto quarto d'ora, perché da grande farà una crociata contro il macismo e contro l'idea che per essere un vero uomo non sia necessario essere sempre forti, sempre dominanti e appunto non esprimere emozioni. Questa battaglia Justin Baldoni la porta avanti in un sacco di modi. Scrive libri, scrive 2 libri, Men Enough, ovvero Abbastanza Uomo, e Boys Will Be Human, il cui titolo gioca sul detto Boys Will Be Boys. È un detto che viene usato per giustificare i comportamenti tossici dei maschi. Tipo noi in italiano diciamo dai, ma sono ragazzi, fanno cose da ragazzi. Poi Justin parla di questi temi nel suo podcast, parla di questi temi nelle interviste, eccetera eccetera. E dato che ci tiene tanto a questo tema, Justin Baldoni viene invitato a realizzare anche un TED Talk sull'argomento a un certo punto. Il suo TED Talk si intitola Abbastanza Uomo e affronta anche in esso il tema della mascolinità tossica. Vi riporto un estratto. Mi sono finto un uomo che non sono per tutta la vita. Ho finto di essere forte quando mi sentivo debole, sicuro di me quando mi sentivo vulnerabile, e posso dirvi adesso che è estenuante cercare di essere abbastanza uomo per tutti tutto il tempo. Poi Justin Baldoni si rivolge agli uomini in ascolto e chiede: sei abbastanza coraggioso da essere vulnerabile? Sei abbastanza forte da essere sensibile? Sei abbastanza sicuro di te da ascoltare le donne della tua vita? Quindi capite quanto lui tenga a questo film. Ha scelto di farlo questo film e perché? Perché fa parte del grande messaggio che cerca di inviare con le sue opere, i suoi libri, i suoi podcast, i suoi discorsi pubblici. Lui la prende seriamente, lui ci tiene, lui questo messaggio ce lo infilerebbe anche in un libro di ricette se dovesse farne uno. Tra l'altro, tra le tante dimostrazioni di generosità, Justin Baldoni, siccome si deve tagliare i capelli per interpretare il personaggio di Ryle, allora dona sti capelli in beneficenza. Questo perché? Cioè, questo
questo gesto praticamente glielo ispira una persona coinvolta nella produzione del film, che ogni anno dona i propri capelli in onore della madre che ha combattuto un tumore al seno. Questo per dire cosa, ragazzi, che Justin Baldoni sembra molto attento a come può essere utile, lo muove proprio questo sentimento. Justin Baldoni è per il sociale, a qualcuno serve un suo organo. Dopo aver dedicato 4 anni della sua vita a questo compito, nel 2023 Justin Baldoni riunisce la troupe, fa ultimare la sceneggiatura, fa scegliere i costumi e fa selezionare il cast. L'attrice Blake Lively ottiene la parte della protagonista, Lily Bloom. Lei? Ma come? Lily Bloom ha 20 anni e viene interpretata da una che ne ha quasi il doppio? Sì, perché Blake Lively ha qualcosa che le ventenni non hanno: i soldi. Lei sarà la produttrice del film. Il film si finanzierà grazie a Blake Lively e potrà vedere la luce grazie a lei. I suoi soldi sono giovanissimi. Ciao ragazzi, sono la Iris del futuro. Allora, in realtà ci sarebbe un'altra ragione, perché Justin Baldoni spiegherà in un'intervista più avanti di aver proprio voluto invecchiare i personaggi. Punto primo, perché nel film ci saranno molti flashback, diciamo si alterneranno la Lily adulta del presente con la Lily del passato più giovane. Quindi lui dice: io volevo che ci fosse una differenza marcata tra le due Lily, perché volevo che si intuisse quanto si può essere diversi in età diverse della vita, in fasi diverse della vita. Punto secondo, aggiungo io, Justin Baldoni ha 40 anni e lui aveva deciso già di interpretare il protagonista maschile. È chiaro che la protagonista femminile non poteva avere 20 anni, cioè nel senso poteva, ma sarebbe diventato ancora più complesso il discorso, quindi vabbè dai, ci sta. Iniziano le riprese e sin dal suo arrivo sul set di It Ends With Us, Blake Lively propone degli aggiustamenti, diciamo. Un membro della troupe racconta che Blake si sarebbe presentata con un album di appunti su come vestire la protagonista, cioè lei. Blake si sarebbe portata dietro inoltre il costumista con cui già aveva lavorato in Gossip Girl, Eric Daman, che dice, cioè lui racconta, no? Io e Blake abbiamo lottato per la nostra visione del personaggio perché gli altri non la condividevano e alla fine i due, Blake e il costumista, Enzo Miccio e Carla, ottengono quello che vogliono, ma questo avrebbe causato dei problemi perché il guardaroba già era stato organizzato, quindi il reparto costumi si sarebbe ritrovato a fare un sacco di resi, un sacco di cambi e praticamente a riacquistare tutto il guardaroba, ma tanto alla fine paga lei, quindi se ne fanno tutti una silenziosa ragione. Il problema qual è? Che per come si concia Blake pare la versione hippie di Serena van der Woodsen più che la Lily del romanzo, e a un certo punto succede una cosa, succede che trapelano degli scatti fatti dai paparazzi durante le riprese. Ste foto di Blake Lively vestita da Lily girano e scoppia la polemica perché il pubblico reagisce male allo stile che Blake starebbe imprimendo al personaggio. Già che c'ha 20 anni di più, mancava solo che la conciava come un manichino di H&M e praticamente non potrebbe essere più diversa dalla protagonista del libro. Vabbè, la scrittrice Colleen Hoover si schiera subito a favore di Blake e dice: ma chi se ne frega degli abiti, non è questo il punto, sono abbastanza sicura di non aver manco descritto alcun capo d'abbigliamento nel mio libro, l'importante è il tema. Ora, il costumista di Blake Lively, cioè lo stesso costumista di Gossip Girl, parlando di questa prima ondata di polemiche, dirà: sia io che Blake eravamo convinti di quello che stavamo facendo per quanto riguarda il concetto di design e Blake è in grado di vendere qualsiasi cosa. Le si può mettere addosso un sacchetto di carta e avrà un aspetto fantastico. Se si sente bene con quel vestito, venderà un sacco di roba. E sia io che Blake lo sapevamo. Ogni tanto vi acceco, secondo me, quando mi sposto la testa. Fatemi sapere se vi dà troppo fastidio questa luce
che casomai la tolgo. Le riprese continuano e Blake torna presto a rompere le scatole. Infatti, quando vede il negozio di fiori della protagonista, perché la protagonista nel film, nel libro, ha un negozio di fiori che si chiama come lei, Lily Blooms. Insomma, quando Blake vede questo negozio di fiori, realizzato con uno stile gotico, colori scuri, pensato per trasmettere malinconia, dice no. Modifichiamo questa cosa perché non è in linea con lo stile del mio personaggio. Questo, ragazzi, lo racconta un membro della troupe. Blake però riesce a ottenere solo dei piccoli cambiamenti. Vabbè. Le riprese continuano e Blake a un certo punto si lamenta di nuovo. Chiede e ottiene di inserire la canzone Sherry di Lana Del Rey durante una scena del film, ma a quanto pare tutto il cast, tutto il film, tutti la trovano un'idea di merda e la supplicano di non farlo. Rimuovi questa canzone, per favore, non è adatta al momento, non c'entra niente. Blake si rifiuta categoricamente di ascoltare. Per lei ci sta, i soldi li mette lei e quindi tutti muti. Ma questo lo racconta proprio lei, ragazzi, sentite. Begged me to take that song out of the movie. Why? I'm not supposed to be talking about it. But because they felt like it was like too charged and heavy, and things were still good with Ryle at that point, so you don't want to feel that charge. And I was like, the moment Atlas enters, things are charged and heavy. La tensione sul set sarebbe aumentata col passare del tempo e Blake Lively, che aveva iniziato le riprese tutta entusiasta, a un certo punto avrebbe perso questo entusiasmo. Penso si intenda, cioè penso che il tizio della troupe, quando racconta questa cosa, intenda che lei abbia perso l'entusiasmo perché questa cosa di dover scendere a compromessi con la troupe non le stava bene. Cioè, addirittura questo tizio dice, sembrava che lei non volesse più stare sul set. Era proprio lampante. Si capiva, dice, che se non fosse stata obbligata per contratto avrebbe mollato tutto. Un po' come se facesse i capricci, ragazzi, non vi sta bene il mio stile e io recito col broncio, porto il malumore. Nonostante le tensioni dietro le quinte di Dance With Us, Justin Baldoni e Blake Lively non avrebbero mai litigato, secondo quanto riferito dai membri della troupe. Al contrario, lui, attenzione ragazzi, avrebbe lasciato che Blake Lively prendesse molte decisioni. Lui si fidava di lei, tranquillissimo, anzi, secondo uno dei membri della produzione, Justin Baldoni era molto insicuro, si vedeva che fosse inesperto nel gestire una grande troupe e la sua insicurezza permetteva a Blake Lively, con il suo atteggiamento autoritario, di prendere il controllo. Lei a Justin Baldoni se lo metteva in tasca e lui comunque, cioè, sembrava a suo agio con questa cosa. Dice il tizio della troupe, c'erano idee contrastanti su come realizzare il film e poiché Blake lo finanziava, Justin non poteva davvero mettere parola, quindi tipo in ogni caso, anche se non gli fossero state bene le decisioni di Blake, comunque non ci poteva fare niente perché i soldi li metteva lei. Quindi ragazzi, di nuovo, io ho i soldi, io decido. Dico, non è una cosa nuova che il produttore si intrometta nelle decisioni creative di un film e in alcuni casi ci sta. È comprensibile perché comunque il produttore deve garantire che il film rientri nel budget, è lui che deve capire come dare un appeal commerciale al film affinché incassi abbastanza quantomeno da coprire le spese, è al produttore che brucia il sedere più che a ogni altro, quindi ok però finché questa intromissione non va a compromettere la visione del regista, il messaggio complessivo che il regista vuole trasmettere e per cui sta realizzando quel film. Ci siamo? Ora, Justin Baldoni, da quello che racconta la troupe, sembra tranquillo con Blake Lively, è una persona gentile, pacifica, dice il tizio della troupe, lui cercava di conoscerci tutti personalmente, alla fine delle riprese batteva il 5 a tutti, con Blake Lively aveva un rapporto assolutamente civile, semplicemente avevano idee diverse su come affrontare il progetto. Perché Blake Lively pensava a come monetizzare il film, lui invece sembrava totalmente dall'altra parte, quindi più concentrato sul messaggio del film. Ma ragazzi, quello che i membri della troupe non sanno è che Justin Baldoni si è accollato così tanto il fatto che Blake Lively prendesse così tante decisioni per un motivo. Sarà infatti Justin Baldoni stesso a dire in un'intervista:
io a un certo punto della produzione di Dance With Us mi sono sentito in dovere di fare un passo indietro e lasciare che le donne prendessero il controllo della sceneggiatura. Questo perché il film parla di una donna che subisce violenza, quindi ho ritenuto giusto ascoltare i suggerimenti delle donne sul set. Ovviamente io penso che le donne siano Blake Lively, essendo lei quella che continuava a proporre cambiamenti. Quindi Justin Baldoni si fa da parte per delicatezza, perché pensa che non sia giusto spiegare a una donna come realizzare un film sulla violenza domestica. Magari gli sembrava gli sarebbe sembrato una forma di mansplaining, no? Ma Blake Lively, invece di usare l'occasione per inserire il suo punto di vista femminile nella storia, lo sapete cosa fa? Fa riscrivere una scena chiave del film a un uomo, Ryan Reynolds, suo marito, e non dirà niente a Justin Baldoni, non dirà niente a nessuno fino all'uscita del film. Solo alla presentazione del film, infatti, Blake Lively dirà in un'intervista: sai, ci aiutiamo, parla di suo marito Ryan Reynolds, ci aiutiamo, lavoriamo tantissimo insieme, l'iconica scena sul tetto del film è stato mio marito a riscriverla in realtà. Nessuno lo sa, ora lo sai tu, l'ha scritta lui, è presente in tutti i miei lavori lui e io sono presente nei suoi, quindi le sue vittorie sono mie vittorie e le mie vittorie sono sue, è ovunque in questo film lui. Lui è ovunque in questo film, ragazzi. Ed è vero. A parte che la sceneggiatrice del film, Christy Hall, quando sentirà sta cosa dirà: ah, io mi ero impegnata un sacco per scrivere quella scena, è stato difficile perché nel libro era lunga, si tratta infatti della scena sul tetto in cui i due si conoscono per la prima volta, è una delle scene più importanti del film, dice Christy. In effetti quando ho visto la scena nel montaggio finale ho notato che era diversa da quella che avevo scritto io, ma sinceramente pensavo che gli attori avessero un po' improvvisato. Vabbè, comunque è bella, dai, Ryan è stato bravo e ora scusate, vado ad asciugarmi le lacrime con la mia inutile sceneggiatura. Blake Lively dice che suo marito è ovunque in questo film ed è vero. Ryan Reynolds è il fondatore della casa di produzione Maximum Effort. Vi ricordate che si occupa di realizzare campagne pubblicitarie? Ecco, Maximum Effort si occuperà anche della pubblicità del film It Ends With Us. E a proposito di pubblicità, Ryan Reynolds realizzerà una pubblicità di It Ends With Us in cui ci sarà proprio lui, ovvero questa scena qui, questa gag qui. Lo vediamo praticamente indossare una camicia a fiori a tema con il film, perché c'è la protagonista fissata con i fiori, no? Quella che si è aperta il negozio di fiori. E insomma, Ryan Reynolds intervista uno degli attori principali del film. Poi addirittura nella scena successiva ci sarà la mamma di Ryan Reynolds a intervistare questo attore. Cioè la mamma di Ryan arriva e gli dice: ciao, sono la suocera di Blake Lively. Vabbè, è uno spot comunque leggero, divertente, il tema della violenza domestica non si menziona manco per sbaglio, si scherza più che altro sul fatto che l'attore non debba innamorarsi di Blake Lively. Vabbè, una cosa molto nello stile di Ryan Reynolds, che tende a creare queste pubblicità sotto forma di gag divertenti. Altro modo in cui Ryan Reynolds è presente nel film It Ends With Us. Pare che Blake Lively abbia commissionato il montaggio di una parte del film al montatore di Deadpool e Wolverine, film di suo marito che tra l'altro è al cinema contemporaneamente a It Ends With Us. Quindi ragazzi, oltre a scartare via la sceneggiatura della sceneggiatrice della troupe, Blake Lively ha pure ingaggiato il suo montatore. Cioè sembrerebbe che Blake Lively, forte del fatto che fosse lei a mettere la moneta per realizzare il film, abbia bypassato la troupe ufficiale, snobbato i dipendenti assunti da Justin Baldoni e assegnato il lavoro ai suoi collaboratori fidati, approvati da lei e da suo marito. Il suo costumista che ha fatto buttare via il guardaroba scelto dal costumista assoldato da Justin Baldoni, il video editor di Deadpool che ha rimontato le scene già precedentemente montate dai video editor assoldati da Justin Baldoni, la riscrittura di una scena, non so se di altre scene, non l'ha detto Blake Lively, visto che è capace di non dirle le cose, assegnata a Ryan Reynolds, facendo buttare via, scartare via il lavoro della sceneggiatrice ufficiale. Tutto questo senza dirlo a nessuno, perché
Cioè, tanto la padrona è lei, capito? Decide lei, chi se ne frega delle scelte del regista. Insomma, ragazzi, non vi so dire se il montaggio sia stato usato nel progetto finale. Vi posso dire che gli addetti ai lavori minimizzano, dicono, vabbè, dai, capita che mentre si prepara un film si propongano montaggi diversi. L'importante alla fine è essere tutti d'accordo. Ora, ragazzi, ve lo ricordate il pettegolezzo che Ryan Reynolds fosse controllante e dispotico con Scarlett Johansson? È a questo punto che viene rispolverato dopo tanti anni e si diffondono molte voci cattivelle su di lui. C'è infatti chi dice che lui fosse sempre sul set di It Ends With Us per controllare la situazione, per controllare Justin Baldoni, le riprese, e questo pettegolezzo in particolare si crea dopo un articolo di TMZ, il sito di gossip, quindi insomma, vabbè, essendo TMZ potrei direttamente non riportarvelo perché sinceramente questa notizia mi sembra affidabile quanto una perizia psichiatrica fatta da Kanye West, ma purtroppo questa notizia è talmente, cioè è andata talmente virale che per forza ne devo parlare. TMZ dice che secondo delle fonti non meglio specificate, già, vabbè, Justin Baldoni avrebbe messo a disagio Blake Lively sul set per ben 2 volte, una volta in cui durante una scena di un bacio lui si sarebbe attardato più a lungo del dovuto, quindi l'avrebbe limonata più tempo del necessario, in altre parole, e un'altra volta l'avrebbe messa a disagio quando, siccome la doveva prendere in braccio, avrebbe chiesto prima quanto lei pesasse. Ma questo perché Justin Baldoni avrebbe dei problemi alla schiena e quindi temeva di infortunarsi. Blake Lively si sarebbe quindi sentita a disagio e Ryan Reynolds, al che, secondo queste voci che si sono messe a circolare, si sarebbe sentito in dovere di passare molto tempo sul set per tenere d'occhio la situazione, per proteggere Blake. Ma questi ragazzi, se non nel caso in cui non l'avessi già detto, sono solo pettegolezzi. Non ho visto una sola foto di Ryan Reynolds sul set di It Ends With Us. Blake Lively non ha mai accusato Justin Baldoni di comportamenti inappropriati e francamente mi sembra folle insinuare che uno che ha voluto realizzare un film contro la violenza domestica e che ha passato 4 anni facendosi affiancare da un'associazione contro la violenza domestica perché ci teneva a sensibilizzare nel modo più rispettoso, abbia molestato proprio sul set del suddetto film la sua attrice coprotagonista. Cioè è surreale. Poi che Ryan Reynolds sia un maniaco del controllo, ok, si sa, si è imposto di realizzare Deadpool e si doveva fare come diceva lui, perché come lo aveva fatto la Marvel all'inizio non gli piaceva. Lui di Deadpool è l'attore, il produttore, il cosceneggiatore, lava pure il pavimento appena finisce, il tuttofare lui è di Deadpool. Pensate che il regista Tim Miller ha mollato la regia di Deadpool per via delle sue differenze creative con Ryan. È l'attore che nel film Deadpool fa Weasel, TJ Miller, dopo aver fatto 2 film con Ryan Reynolds ha detto bello, ma non lavorerei di nuovo con Ryan Reynolds neanche se mi pagassero il doppio, perché dice con me si è comportato in modo cattivo sul set. Ora TJ Miller non è proprio quella che si definisce una fonte attendibile perché ha un comportamento problematico, nel senso nel 2016 è stato arrestato per aver aggredito un autista di Uber, nel 2018 ha fatto una falsa segnalazione di una bomba mentre era a bordo di un treno causando un'evacuazione di emergenza, ha avuto tensioni sul set della serie Silicon Valley tanto che alla fine è stato allontanato dalla serie, senza contare che nel 2017 una donna lo ha accusato di averla aggredita sessualmente. Quindi magari è una persona poco equilibrata, non ci farei troppo affidamento, però ho capito in questo caso, cioè se tutte le campane suonano la stessa musica, ci credo sinceramente che Ryan Reynolds sia una persona con cui è difficilino lavorare perché magari è autoritario, si devono fare le cose come le dice lui perché come le dice lui sono perfette e le idee degli altri invece sono brutte, che poi secondo me un po' è anche vero, nel senso io non so la Marvel come avrebbe fatto Deadpool in assenza di Ryan Reynolds, però quello che vedo è un progressivo calare della qualità dei film sui supereroi della Marvel
tranne Deadpool, cioè Deadpool è l'unico che rimane comunque caruccio rispetto agli altri. Ora non state qui a dirmi che invece Deadpool e Wolverine è scacato, perché non l'ho visto e il primo che spoilera lo blocco. Vabbè, comunque il fatto che Ryan Reynolds sia così dispotico possibilmente nei suoi film non significa che si sia andato a piazzare nel set del film di sua moglie a controllare la situazione come un falco, come un bodyguard, però sicuramente si è intromesso tanto in questo lavoro. Ma perché? Secondo me loro sono uguali, cioè penso che Blake sia come lui, che abbiano lo stesso carattere e collaborano. Lo ha detto lei, no? Che si consigliano a vicenda, lei mette bocca nei progetti di lui e viceversa, sono un team. Non è problematico, intrinsecamente questo non è un problema, anzi è una cosa bella. Ma allora cosa turba le persone, ragazzi? La potenza economica della coppia, questa è la risposta, perché è come se, avendo un grande potere finanziario, Blake Lively e Ryan Reynolds avessero acquisito il controllo totale sul progetto di Justin Baldoni, avendo più voce in capitolo di chiunque altro, forti del fatto che tanto se loro decidono di non mettere i soldi non se ne fa più niente. Questa posizione dà loro il potere di fare del progetto del regista quello che vogliono. Sta a loro non approfittarsene, e qualcosa fa pensare che se ne siano invece approfittati. La domanda è proprio questa: se ne sono approfittati? Ma adesso arriva il bello, perché finiscono le riprese, il film esce nelle sale e come da tradizione si fa il tour stampa rilasciando varie interviste e si fanno le premiere. Le premiere sarebbero la primissima proiezione di un film in un paese, organizzata di solito dalla produzione. Di solito si svolge in un teatro o comunque in un cinema più caruccio, più prestigioso. Il cast è presente alla premiere, sfila sul red carpet, gli attori, il regista e gli altri membri della produzione rispondono alle domande dei giornalisti. Insomma, ragazzi, è un momento importante per promuovere il film, un momento di grande visibilità e enorme visibilità mediatica. Di solito il cast durante le premiere è affiatato, in questo caso no. Blake Lively e Justin Baldoni non si avvicinano l'uno all'altra neanche per mezza foto, si tengono a distanza come Salvini e gli immigrati. Durante le interviste promozionali nei giorni seguenti Justin Baldoni sarà sempre rigorosamente da solo, mentre il resto del cast, compresa Blake, si farà intervistare in separata sede. Questo, ragazzi, sarà ciò che sui social desterà i primi sospetti, cioè è proprio per questo che ci si inizierà a chiedere: ma sti due hanno litigato? Ma c'è stata una spaccatura? E tutte le cose di cui vi ho parlato, cioè il fatto che Blake Lively volesse fare tanti cambiamenti, che Justin Baldoni si facesse da parte, tante insomma di queste notizie verranno fuori da questo momento in poi, cioè dopo che gli spettatori hanno assistito a questo strano freddume. Alla premiere del 6 agosto a New York, Blake e Justin evitano di posare insieme sul red carpet e addirittura assistono alla proiezione del film in sale diverse. Questa scelta non passa inosservata e su TikTok continuano a circolare voci che ipotizzano un litigio tra i due. Alcuni utenti notano che Blake Lively non segua Justin Baldoni su Instagram, nonostante lui la segua. Lui segue tutto il resto del cast, ma nessuno a quanto pare ricambia il suo follow. In tutto ciò Justin Baldoni assume una... Bosta, cosa non l'ho capita? Assume una nuova esperta di pubbliche relazioni specializzata in crisi di immagine, Melissa Nathan. Addirittura, ragazzi, quella che ha rappresentato Johnny Depp durante il suo famoso processo contro Amber Heard di cui abbiamo parlato qui. Cioè, sarà stato in risposta a queste crescenti tensioni? Aveva paura che scoppiasse una qualche shitstorm? Magari semplicemente si aspettava che il film avrebbe sollevato polemiche e che poteva ritorcerisi contro in qualche modo. Secondo me semplicemente questo, e non c'entrava Blake Lively. Comunque, nel frattempo si nota che le interviste rilasciate da Justin Baldoni e quelle di Blake Lively hanno toni
completamente diversi. Parliamo prima del tono di Justin Baldoni, facciamo direttamente degli esempi così valutate voi stessi. Nella sua intervista per la Associated Press, non so che cosa ho detto, Justin Baldoni racconta: quando ho letto il libro It Ends With Us, per me è stato catartico e mi sono reso conto che per molte donne poteva significare tanto. Quindi ho pensato di farne un film per amplificare il suo messaggio, per farlo arrivare a più persone. Justin usa inoltre le interviste per rispondere alle critiche più frequenti al film riguardo il tema del film, ad esempio che romanticizzi gli abusi domestici, e lui dice no, assolutamente no, in realtà il film vuole rappresentare il trauma vissuto dal punto di vista della protagonista. Fa parte dell'obiettivo del film far comprendere al pubblico perché una donna, nonostante gli abusi, possa trovare difficile lasciare il partner violento. Gli uomini come Ryle sono infatti spesso affascinanti e intelligenti, sono capaci di confondere le vittime. Ancora, ragazzi, durante le interviste Justin Baldoni parla delle difficoltà emotive che ha avuto nell'interpretare Ryle. Ad esempio dice: io più volte mi sono dovuto allontanare dal set per scrollarmi di dosso il peso del personaggio perché mi suggestionavo. I think all of the scenes showcasing gender-based violence, I think that was very hard for me. I almost had to step out of my body. There were a lot of times, even thinking about it is hard. There were a lot of times where I would have to go privately into a room and just cry or shake it out and try to get him out of me and that energy out of me, because it's too real. There are too many people that are the real life Lily Blooms of the world that have to deal with that every single day. And I wanted it to be as real as possible, and yet it was very hard to shoot those scenes. Sempre durante il tour stampa, Justin Baldoni approfitta delle interviste per raccontare di avere parlato con molte donne che avevano letto il libro e che speravano che la protagonista restasse con Ryle, il violento. E dice Justin: io volevo capire perché si sentissero così e sapevo che solo ascoltando l'esperienza delle vittime avrei capito la psicologia dietro l'abuso, e così è stato. Ho cercato di capire cosa pensa chi accetta la violenza come normale. Quindi, ragazzi, Justin Baldoni cosa sta facendo? Sta usando il tour stampa per fornire la chiave di lettura del film. Lui cerca di far capire che quello è il punto di vista della protagonista e che lei è totalmente manipolata da lui. Justin Baldoni infine usa la grande visibilità del tour stampa e delle premiere per dire: se c'è una Lily Bloom in sala e guardando il film prenderà consapevolezza di dover fare delle scelte diverse, quello è il motivo per cui ho realizzato il film. Quindi il suo obiettivo è aiutare le donne che si trovano in situazioni simili a quella di Lily Bloom, la protagonista del film, a fare cosa? A riconoscere la loro condizione di vittime e a trovare la forza per lasciare il partner. Justin Baldoni vuole offrire uno strumento a chi vive in relazioni abusanti per capirlo che sono in delle relazioni abusanti, e chissà anche magari fornire uno strumento di riflessione a chi abusa. Cioè lui ci tiene veramente a mandare questo messaggio. Vi ricordate inoltre il tizio della troupe che ci ha spillato il tè raccontando tutto il retroscena su Blake Lively durante le riprese? Ebbene, sempre questo tizio dice, parlando di Justin Baldoni, vi leggo proprio le sue parole, ci ricordava sempre che, oltre al fatto che stavamo cercando di realizzare il miglior prodotto possibile, avevamo l'obbligo di rendere giustizia alle vittime di violenza domestica, raccontando la loro storia in un modo rispettoso e accurato, mettendola in luce. Ci ricordava sempre che questo film ha il potenziale per cambiare delle vite. Questo film cambia in effetti delle vite, innanzitutto la vita di Blake Lively, perché sta per abbattersi su di lei una shitstorm. Blake Lively, felice di essere fotografata, se ne va in giro per il red carpet e per le interviste, ignara di quale film stia promuovendo.
E su Instagram Blake condivide una miriade di look floreali, posando tra fiori, quadri coi fiori, vestita di fiori, nel fiore dei suoi danni. L'approccio di Blake ricorda molto la strategia adottata da Margot Robbie l'anno scorso durante la promozione del film Barbie. Margot Robbie indossava abiti a tema Barbie in ogni occasione, creando uno scintillante fenomeno di massa per cui i fan si presentavano al cinema vestiti di rosa per vedere il suo film. Ecco ragazzi, mi sembra che Blake stia cercando di replicare lo stesso effetto, ma con il tema floreale invece che con il rosa Barbie, tanto che durante una delle presentazioni del film Blake si rivolge al pubblico dicendo: "I Dance with Us è nelle sale, prendete i vostri amici, vestitevi a fiori e andate a vederlo". Il problema è che il tono di Dance with Us è molto diverso dal tono di Barbie. Barbie, ok, parla di parità di genere, ma lo fa in modo leggero, ironico, molto giocoso e soprattutto, cosa importante ragazzi, il colore rosa e la moda in Barbie rappresentano il mondo perfetto e finto che è parte della trama stessa. Quindi Margot Robbie vestita come una Barbie aveva senso, cioè era coerente con il messaggio che il film voleva trasmettere, non solo con l'estetica, ed era coerente con il tono del film, un tono appunto leggero. Ma i Dance with Us, ragazzi, è una storia drammatica, raccontata con un tono cupo e parla di traumi, parla di violenza domestica, di gaslighting. Addirittura c'è la scena di uno cioè uno particolarmente approfondito. Blake Lively che fa la sfilata di abiti a fiori e che invita gli spettatori ad andare a vedere il film vestiti a fiori non è coerente con il tono del film e non è coerente neanche con il messaggio. Il focus dovrebbe essere sull'esperienza di abuso della protagonista, sulla sua rinascita, non sul suo guardaroba. Questo va solo a distrarre dal messaggio centrale, è dissonante, a meno che non accompagni tutta sta sfilata con degli spiegoni, cioè durante le interviste ti impegni a spiegare il messaggio del film, perché hai deciso di realizzare questo film, quali corde ti ha toccato, come pensi che smuoverà le coscienze, con quale chiave di lettura lo si dovrebbe vedere. E invece Blake Lively non sembra prendere minimamente in considerazione il tema centrale del film, cioè non lo menziona neanche praticamente, non dice violenza domestica, proprio non le esce, ce l'ha tipo in blacklist queste parole, tipo Chiara Ferragni quando ha bloccato la parola balocco dei commenti. What has been the best part in making this particular movie? I've noticed so many beautiful crystals on teeth. Is that a big fashion thing? Ora vi faccio vedere un'altra intervista di Blake Lively e voglio fare un gioco alcolico. Beviamo uno shot ogni volta che Blake Lively dice violenza domestica. Il gioco alcolico più noioso della storia. Tutti sobri. I feel like this is a film that's important to be made because just as an actor, I am not often given the opportunity to tell the story of a woman that really experiences the entire spectrum of female or any human experience, you know? You don't often see messy women in film. And so to be able to be a woman who's contradicting herself, but yet it makes complete sense, and seeing the messiness of the human experience I think is a beautiful thing to see because it makes people feel seen and not alone, and I know that's how I felt when I read Lily. La parola violenza domestica islava. A parte che questa cosa che dice non si vedono spesso donne disordinate nei film mi suona strana, cioè non mi sembra per niente vera, cioè Angelina Jolie se sentisse una cosa del genere ti lancerebbe, non lo so, una maledizione, tipo ti pungerai il dito sul lago di un arcolaio. Piuttosto Blake Lively, quando le viene messo davanti un microfono e quindi le viene dato lo spazio per dire qualcosa e sa che ha in quel momento milioni di occhi puntati addosso perché quel contenuto ha la possibilità di diventare virale, ecco, lei fa riferimento, non so, ai successi di suo marito Ryan Reynolds. Qui per esempio Blake improvvisamente si blocca, guarda un grande schermo davanti a lei e dice: perché Deadpool e Wolverine è sold out? I feel offended, but we're not out yet. That's fine. I'm happy about that. Allora, siccome sta cosa succede più volte,
Secondo me Blake ha cercato di ricreare non solo la strategia di marketing di Barbie, ma la strategia di marketing data dalla compresenza di due film grossi al cinema, ovvero Barbie e Oppenheimer. Addirittura al tempo si era parlato di effetto Barbenheimer, che era questo fenomeno per cui si era creata una corsa al cinema per vederli entrambi. Ecco, secondo me il piano malefico di Blake Lively è quello di replicare questo effetto tra It Ends With Us e Deadpool e Wolverine, quindi il film suo e quello di suo marito che sono al cinema contemporaneamente. Cosa me lo fa pensare pure? Il fatto che alla prima di Deadpool Blake si sia presentata indossando una tuta come quella di Deadpool femminile però, ma con l'aggiunta di decori floreali in linea con l'estetica del film It Ends With Us. Tra l'altro anche la sua amica Gigi Hadid ha partecipato alla prima di Deadpool e Wolverine indossando una tuta di Wolverine reinterpretata in chiave femminile, e si sono messe tutte e due accanto, una vestita da Deadpool e l'altra da Wolverine. Pazzesche. Comunque questa strategia rientra molto nel modus operandi di Ryan Reynolds. Mischiamo tutto insieme, ma Blake Lively non usa le interviste solo per parlare del film di suo marito, usa le interviste anche per parlare del proprio shampoo, dei propri prodotti per capelli, quelli creati dalla sua azienda Blake Brown. Ve la introduco così questa cosa. Blake praticamente una volta durante una delle premiere indossava un abito ovvero questo qui, che era niente meno che l'abito Versace indossato da Britney Spears nel 2002 in occasione della sfilata Versace Primavera 2003 a Milano. Blake è tutta entusiasta di poter indossare questo pezzo iconico proprio perché ha un legame con Britney e lei è una fan di Britney. Infatti, parlando del vestito, Blake dice in un'intervista il modo in cui lei racconta la sua storia, il modo in cui lo ha fatto e il modo in cui sta per farlo con il suo film biografico. E come, non lo so, Britney ha significato così tanto, sono una fan di Britney per sempre. Quando questo vestito è diventato disponibile ho pensato, sì, ne ho bisogno e ormai ce l'ho da quasi un anno e lo sto conservando per questo. Questo omaggio a Britney potrebbe avere un senso, cioè glielo potremmo trovare noi il senso, perché comunque Britney a suo modo è stata una donna vittima di violenza domestica, no? Da parte del padre che la manipolava, la sfruttava. Però diciamo che Blake Lively non fa riferimento tanto a questo, fa riferimento al film biografico che Britney sta per fare, fa riferimento al modo in cui ha raccontato la sua storia, non alla sua storia in sé. Sono sottigliezze che però secondo me rivelano tanto di quello che passa per la testolina sua. Tra l'altro sì ragazzi, a quanto pare Britney Spears sta realizzando l'adattamento cinematografico del suo libro di memorie Woman in Me, di cui abbiamo parlato in questo video, e c'è chi sospetta che Blake Lively si stia autopromuovendo perché è candidata al ruolo di Britney Spears in questo film. Could that be your follow-up project? The Britney biopic? I shouldn't be hired for that, but I would love to be. Comunque, qual è il discorso? Il discorso è che mentre descrive il vestito di Britney Spears, Blake improvvisamente si volta e dice: "Oh mio Dio, mio marito si sta bagnando sotto la pioggia". Al che la giornalista gli dice: "Ma è incredibile, cioè sembra che tu sia molto concentrata su questo film e comunque supporti tantissimo tuo marito". Al che Blake la interrompe e le dice: "E alla mia azienda di prodotti per capelli Blake Brown, è una settimana pazzesca". Cioè così, capito? Tipo Truman Show. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora ragazzi, apriamo un nuovo capitolo. Finalmente, cioè questa è la mia parte preferita, è proprio qui che non vedevo l'ora di arrivare. Parliamo dello shampoo. Nel bel mezzo della promozione di It Ends With Us, pochi giorni prima dell'uscita del film, Blake Lively lancia la sua linea di prodotti per capelli Blake Brown. Giusto, che tempismo. Ancora di più lei viene accusata di sfruttare un film dal tono così grave per autopromozione. Cioè giusto, fai uscire la tua linea di prodotti per capelli contemporaneamente a It Ends With Us, lo stai facendo di proposito, ma così rischi di distogliere l'attenzione dal film e concentrarla sui tuoi prodotti per capelli. C'è tuttavia la vaga possibilità che questo tempismo sia solo frutto di una coincidenza. Pare infatti che il film dovesse uscire prima, ma che la sua uscita sia stata posticipata a causa dello sciopero degli scrittori del giugno 2023. Così il lancio del film si sarebbe andato a sovrapporre a quello del lancio dei prodotti di Blake. Una coincidenza
Sicuramente molto fortunata per lei. Tra l'altro vogliamo parlare di quanto non mi ispirino fiducia i suoi prodotti per capelli. Cioè lei presenta il suo shampoo con dei capelli che sono secchi come la stoppa, belli, lunghi, folti, ma hanno perso la battaglia contro la disidratazione. Tell me my hair looks beautiful. But your hair looks disgusting. Did you even shower? Io pure ce li ho aridi i capelli, ma io li lavo con lo shampoo di Frozen, non con uno che costa $19. Comunque, il lancio della linea di prodotti per capelli di Blake Lively potrebbe essere stata solo una coincidenza. Sta di fatto che Blake continua a proporre questi suoi prodotti per capelli mescolando la cosa alla promozione di Dance With Us, nel senso che lei si veste a fiori, insomma usa la tecnica di suo marito Ryan Reynolds, mischiare tutto, ma almeno i prodotti per capelli sono innocui per una vittima di violenza domestica. Un po' diverso è il fatto che abbia promosso la Betty Buzz, cioè la sua linea di bevande alcoliche, mescolando la cosa alla promozione del film. Parliamone. Nel bel mezzo della promozione del film, Blake pubblica questo video in cui vediamo la ricostruzione in miniatura del negozio di fiori Lily Blooms, cioè quello della protagonista, e tra i dettagli del negozio si vedono delle riproduzioni in miniatura delle bibite Betty Buzz, le bibite prodotte da Blake Lively. Ancora una volta, tipica mossa di marketing alla Ryan Reynolds, come quando lui ha fatto il video di Deadpool che beveva il suo Gin Aviation, o la linea di Gin Aviation Limited Edition ispirata a Deadpool. Solo che Deadpool non parla di violenza domestica, cioè per carità anche in Deadpool ci sono scene di violenza, ma è diverso perché quelle scene servono come elementi di intrattenimento, non sono il tema portante del film e non sono destinate a fare riflettere. Il registro del film è più comico, non ha l'obiettivo di far, non so, cambiare idea agli spettatori su qualcosa, su un tema forte, sulla sofferenza, ha lo scopo di intrattenere, punto. In It Ends With Us, invece, la violenza domestica è il tema centrale del film e il regista si è proprio posto l'obiettivo di educare il pubblico, di sensibilizzare attraverso il film. La violenza non è in una scena di pochi secondi come in Deadpool, è una cosa che pervade completamente la mente della protagonista e la condizione in ogni aspetto della sua vita, ed è qualcosa che accade veramente nella vita reale. Non parliamo di supereroi, non è che Lily Bloom a un certo punto indossa un costume col mantello fiorato e diventa immune ai cazzotti di Ryle e ogni volta che un uomo violento le si avvicina lei lo respinge lanciandogli il polline, gli fa venire l'allergia e diventa super forte e il trauma lo provoca lei agli altri, cranico. Sarebbe stato un bel film, sì, ma It Ends With Us non è questo, e la cosa va a peggiorare, ragazzi. Il 7 agosto sulla pagina ufficiale di Betty Buzz su Instagram viene pubblicato un video in cui le bevande alcoliche di Blake vengono servite dopo la premiere del film. Tra i fiori è la scritta It Ends With Us. Nella didascalia si legge: abbiamo unito sapori e fiori per un menù a tema It Ends With Us, che è bello da vedere quanto da bere. Le ricette dei cocktail a tema It Ends With Us sono riportate di seguito. Segue al che una lista di cocktail ispirati al film, tra cui uno chiamato Ryle You Wait, un mix di bourbon, ginger beer, sidro di mele e altri ingredienti, tra cui l'immancabile Betty Buzz. Il problema è che Ryle è proprio il personaggio violento nel film, cioè vedergli dedicare il cocktail sinceramente mi sembra sbagliato. Non so, forse sono moralista sulla questione, però secondo me si banalizza completamente il messaggio che voleva mandare il regista. Secondo me il film doveva essere promosso incentivando gli spettatori a prendersi un momento di riflessione, perché la promozione del film influenzerà per forza il modo in cui il pubblico recepirà il messaggio e se lo interiorizzerà o meno. Non so se mi spiego, cioè se si fosse promosso il film con la riflessione, come Justin Baldoni ha provato a fare, ad esempio con dei brevi video magari in cui Blake Lively raccontava come si è sentita a girare determinate scene, di come una vittima di violenza potrebbe non rendersi conto di essere tale, perché questo è il suo ruolo nel film, cioè la protagonista, ragazzi, nega a se stessa che il suo compagno sia violento, non lo accetta, rifiuta l'idea e si narra una storia romantica che non esiste, non è reale. Ecco, se Blake avesse fatto dei brevi video riflessivi
magari in bianco e nero e con una musichetta di sottofondo, ma non necessariamente, ragazzi, cioè andava bene anche affrontare il tema con un umorismo amaro, ma comunque parlando di violenza domestica. Insomma, se avesse proposto il film con questa strategia, parlando in un modo o in un altro cacchio di violenza domestica, per forza si sarebbe creato un ambiente, un'atmosfera in cui il pubblico sarebbe stato stimolato a riflettere sulle dinamiche della violenza, a empatizzare con le vittime. Il pubblico sarebbe entrato in sala predisposto a impegnarsi emotivamente, ma nel momento in cui il film viene associato a scenette superficiali, festaiole, al fashion, addirittura ai cocktail, c'è il cocktail che prende il nome dal protagonista violento, il pensiero degli spettatori che ti seguono lo porti in tutt'altra direzione, non lo porti verso una direzione seria, riflessiva, lo porti verso la festa, il piacere, il divertimento, la moda. Cioè è chiaro secondo me che se i materiali di marketing prodotti, in questo caso da Blake Lively, ti mettono l'accento su aspetti superficiali e basta, quando vai al cinema arrivi meno ricettivo perché sei preparato a vedere una cosa leggera, una storiella d'amore, magari lo capisci lo stesso poi che è una relazione tossica, ma tenderai a far meno caso ad alcune sfumature e soprattutto non lo farai sin dall'inizio. Anche perché, ragazzi, mizzica, lo devo fare per forza sto spoiler, quindi casomai mutate il video un attimo, cioè vi metto l'iconcina del muto e quando scompare potrete rimettere l'audio. Si capirà solo alla fine del film che Ryle è violento, perché lei, la protagonista, nega a se stessa questa realtà e noi vediamo il film dal suo punto di vista. Poi alla fine ci sarà questo colpo di scena reso attraverso dei flashback per cui lei accetterà che non è caduta dalle scale per un incidente, è stata lui a spingerla giù, oppure si ricorderà, si renderà conto che lui non le ha dato una gomitata per sbaglio uscendo la teglia dal forno, ma si è girato e le ha mollato un cazzo. Fine degli spoiler. Quindi tu, Blake Lively, con la campagna di marketing che stai facendo, fai sedere lo spettatore coi vestitini a fiori, vendi sicuramente più biglietti, vendi la tua bevanda, vendi i tuoi shampoo, porti la gente a vedere pure Deadpool, ottieni tutti questi vantaggi economici, ma a quale prezzo? Facendo perdere di efficacia il messaggio centrale, diluendolo, indebolendo l'opera di sensibilizzazione che voleva fare il regista quando ha acquistato i diritti di adattamento? E ne vale veramente la pena? Cioè, stai cercando di creare un fenomeno di massa che presto passerà di moda quando avresti potuto lasciare un segno per sempre nelle coscienze di alcuni spettatori, di alcuni utenti, magari anche quelli che non sarebbero poi andati a vedere il film, comunque avrebbero fruito di certe interviste di Blake Lively e sentendola parlare di determinati temi ne sarebbero rimasti influenzati. Ora, non è che Blake Lively avesse il compito di salvare il mondo dalla violenza domestica, ma sicuramente aveva l'opportunità di amplificare il messaggio del film. E capisco che lei sia la produttrice e che debba occuparsi soprattutto di fare soldi, ma secondo me si sarebbe potuto costruire un marketing efficace anche sul messaggio invece che sull'estetica. Ma basta pensare, ragazzi, al film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Ho detto tutto. Anche quel film affronta il tema della violenza domestica, ma la promozione del film ha puntato tutto sulla riflessione, sul tema dell'emancipazione, il patriarcato. Sono state promosse immagini iconiche del film come le donne che vanno a votare per la prima volta e questa campagna ha funzionato. Le pagine hanno iniziato a parlare del film, si sono creati molti post sul film, si è accesa una riflessione collettiva sull'argomento che è diventata virale. C'è ancora domani è stato per un po' nelle tendenze e il film è arrivato a incassare 27 milioni di euro entrando nella top 10 dei film italiani con il maggior incasso di sempre. E non mi venite a dire ma è di qualità superiore rispetto ai Dance With Us, non c'è proprio paragone, perché sappiamo bene che la qualità del film non è che ne garantisce il successo. Un buon branding, una buona strategia di marketing è fondamentale per fare avere un grande successo al film. Comunque, tanto per concludere il discorso, ragazzi, c'è anche un cocktail che si chiama It Ends With Buds. Cioè, ragazzi, la frase It Ends With Us, no? Però Buds come la bibita, It Ends With Buds. Nel film la frase It Ends With Us ha un significato forte, cioè la protagonista la dice
Quando la dice? Spoilerone, quindi di nuovo vi metto l'iconcina finché non finisco di spoilerare a manetta. La protagonista la dice alla fine questa frase, chiede il divorzio al marito violento, guarda la figlia appena nata e le dice "It ends with us", finisce con noi. Si riferisce al trauma transgenerazionale. Io ho ripetuto il comportamento di mia madre, ma non permetterò che a te, figlia mia, accada lo stesso. Io non ti condannerò a questa sofferenza. E come fa a interrompere questo ciclo? Facendo quello che sua madre non ha fatto, cioè trovando il coraggio di lasciare il marito, se non per se stessa, almeno per la figlia. Ora, il film può piacere o non piacere, ma sinceramente ragazzi, quando la protagonista ha pronunciato questa frase, io ho pianto tutte le mie lacrime, un'alluvione facciale. In sala siamo entrati a piedi e siamo usciti a nuoto. È stato un momento molto forte per me e penso per altre persone che conoscono il peso di queste parole. Quindi se mi servi un cocktail che si chiama It Ends with Buzz, effettivamente mi viene da berlo e ubriacarmi, ma non mi pare una proposta intelligente, visto che le donne che subiscono violenza domestica tendono spesso a cercare delle strategie di adattamento per sopportare la vita quotidiana e l'alcol è una delle vie che potrebbero scegliere. Poi a parte questo, vabbè, conosciamo tutti lo stereotipo dell'uomo che torna a casa ubriaco e picchia la moglie, per cui ragazzi troviamo molti commenti sotto questo video che criticano questa scelta di marketing dicendo gli uomini che bevono hanno più probabilità di picchiare la moglie e tu promuovi bevande alcoliche insieme al film sulla violenza domestica. Allora, non è proprio così, bere non ti trasforma in una persona violenta, però l'alcol può ridurre le inibizioni, quindi se hai problemi di gestione della rabbia, se hai rabbia repressa e sei violento, l'alcol amplifica tutto. Ma il vero problema è che spesso gli uomini che abusano delle loro partner usano l'alcol come scusa per giustificare i loro comportamenti. Non ero in me, non mi rendevo conto di cosa stavo facendo. Comunque, ripeto, si poteva costruire secondo me la strategia di marketing anche intorno al messaggio. Addirittura secondo me si poteva, cioè con un po' di fantasia, se proprio Blake Lively ci voleva ficcare dentro la linea di bevande sua, la Betty Buzz, si poteva optare per dei cocktail analcolici, visto che esiste una versione analcolica della Betty Buzz, e si poteva accompagnare questa specie di festicciola con Blake che spiegava le interazioni tra alcol e violenza domestica. Dai un significato a quello che fa. La dura verità è che Blake Lively è o sembra del tutto indifferente al tema centrale di It Ends With Us e questa cosa diventa palese durante questa intervista. Praticamente le viene chiesto cosa faresti se una persona vittima di violenza domestica ti incontrasse per strada e volesse raccontarti la tua storia o ti chiedesse un consiglio su cosa fare. Ecco ragazzi, Blake risponde con un tono sarcastico alla domanda dicendo, ve lo riporto prima tradotto e poi vi faccio direttamente vedere la scena perché il tono va proprio sentito, la sua faccia va guardata. Potrebbero chiedermi l'indirizzo di casa, il numero di cellulare o di condividere la mia posizione. Possiamo condividere la nostra posizione? Sono della Vergine, parliamo di logistica a livello emotivo. Cioè, ma che cosa stai dicendo? This movie is going to affect people and they're going to want to tell you about their lives. So if someone understands the themes of this movie, comes across you in public, and they want to really talk to you, what's the best way for them to be able to talk to you about this? How would you recommend they go about it? Like asking for like my address or my phone number or like my location share? Or I could just location share you and then we could, I'm just curious about social security number. I'm a Virgo, so I'm like, are we talking logistics? Are we talking emotional? Tra parentesi, ragazzi, secondo me è messa tutta rannicchiata sul divano per assicurarsi che si vedano le sue scarpe, che sembrano, sicuramente lo sono, ovviamente Louboutin. Questa risposta suscita lo sdegno generale. Non solo Blake evita di rispondere in modo costruttivo alla domanda, ma lo fa con un tono che sembra minimizzare la serietà della situazione, come se il fatto che una vittima potesse chiederle aiuto sia, non lo so, una seccatura o comunque una situazione troppo assurda, anche perché lei è della Vergine, non capisce molto di queste cose, lei preferisce essere più logica. Ma non è assurdo che
una vittima, dopo aver visto il film, possa incontrare Blake Lively per strada e accennarle la propria storia, o addirittura possa scriverle e chiederle consiglio su cosa fare. Blake Lively è seduta a questa intervista perché fa parte di un progetto che mira a sensibilizzare sul tema della violenza domestica, eppure lei, non intende dare minimamente voce al problema, che poi dico, ma preparatela una risposta a questa domanda, breve, efficace, e te la levi subito di davanti. Cioè, possibile che non ti aspetti che ti venga fatta una domanda del genere? Avrebbe potuto rispondere in 1000 modi, avrebbe potuto rispondere dicendo se una persona vittima di violenza domestica si trovasse in quella situazione, la cosa più importante secondo me sarebbe cercare supporto. Ci sono organizzazioni specializzate, io non sono un'esperta, io non potrei fare nulla, ma posso consigliare di rivolgersi a queste associazioni e fare dei nomi di associazioni o di numeri di telefono. Cioè, una risposta del genere poteva arrivare a vittime di violenza che la seguono e che hanno bisogno di sapere che cacchio fare. Comunque ragazzi, questa clip diventa virale, di lei che dice questa cosa passiva-aggressiva, fa questa battutina, e una volta vista questa clip io personalmente ho detto vabbè, sicuramente come al solito sarà stata decontestualizzata, sicuramente andando a vedere l'intervista integrale Blake Lively dopo avrà detto qualcosa di utile che è stato tagliato, e invece era meglio che mi guardavo solo la clip stavolta, ragazzi. Praticamente dopo succede di peggio, cioè Blake Lively, dopo essersi fatta sta risata, spende 2 parole sull'argomento e dice: se qualcuno venisse da me e mi dicesse che il mio film ha significato qualcosa che va oltre l'intrattenimento, sarebbe davvero significativo. Quindi lei evita la domanda dell'intervistatore, che di fatto le ha chiesto cosa faresti se una vittima di violenza domestica ti chiedesse un consiglio, cosa le diresti, e sposta completamente la conversazione sul suo ego, su quanto sarebbe soddisfacente per lei se un suo film commuovesse una persona. Cioè, lei non approfitta della domanda per dare indicazioni alle vittime su cosa fare, non parla del fenomeno della violenza domestica, dice sostanzialmente: mi farebbe piacere sapere di aver fatto un bel film, i feedback fanno sempre piacere. E andando avanti, quest'intervista peggiora ancora di più. Infatti, al che l'intervistatore chiede a lei e all'altro attore del film che è intervistato insieme a lei: avete mai pianto guardando questo vostro film? L'attore risponde: sì, ho pianto un paio di volte perché penso che tutti ci possiamo riconoscere in alcune scene del film. Vabbè, dà una risposta molto superficiale, però c'è da dire che questo attore in altre interviste si è soffermato sul tema del film. Ma comunque, per quanto superficiale che sia, la sua risposta è sempre meglio di quella di Blake Lively, che alla domanda "e tu hai mai pianto guardando questo tuo film, It Ends With Us?" risponde: no, io soffro di mascolinità tossica. I suffer from toxic masculinity. Absolutely not. Yeah. No. I cry. She hit me when I started crying. Yeah. Cioè, quindi tu non sei neanche ignorante, non hai neanche la mezza giustificazione dell'ignoranza, conosci pure i termini specifici tipo mascolinità tossica, quindi di proposito stai proprio evitando di sensibilizzare sull'argomento. Comunque, dopo Blake cerca di riprendersi dicendo: sì, vabbè, dai, un pochettino ho pianto, ma certo che ho pianto per questo film, è normale che ho pianto perché è un film che ho fatto io, è come se fosse il mio bambino, ci abbiamo lavorato tanto, quindi ovviamente mi commuove vederlo. Cioè, lei è totalmente scollegata, ragazzi, lei non ha capito niente, c'è il vuoto cosmico nel suo cuore, è come se stesse parlando di un progetto scolastico fatto con la a caldo, piange, sì, ma perché quel progetto è suo, ma come fa a essere così distaccata? Io non posso credere veramente ai miei occhi, alle mie orecchie, al mio fegato. Sta parlando di un argomento che tocca milioni di vite e non la sfiora completamente, è impenetrabile, imperturbabile, una cacchio di vulcaniana. Addirittura Blake Lively nel suo profilo Instagram ha fissato in alto questo video in cui è con le altre attrici donne del film e con la scrittrice Colleen Hoover. Voi direte, avrà scritto una didascalia sottolineando la bellezza di tutta questa solidarietà femminile.
No ragazzi, lei scrive nella didascalia: diventare amica di tutte queste donne è la cosa migliore che mi porterò dal film It Ends With Us. E questo è dire tanto, perché non potrei essere più orgogliosa di questo film. Sarò triste quando la campagna di marketing sarà finita e non avrò più scuse per sedermi sul mio divano vestita elegante con voi ragazze. L'abilità con cui riesce a trasformare ogni discorso in superficialità totale. Lei nella sua testa ha un personaggio di Inside Out tutto suo, glamour, e ogni volta che lei sta per formulare una riflessione più profonda, glamour, le schiaccia il tasto di emergenza e la seppellisce sotto strati di fiori e lustrini. Zitta e splendi. Il suo focus è tutto sull'apparenza, tutto sul marketing, sul divertimento, cioè non riserva neanche una piccola fetta della sua torta alla sensibilizzazione, niente momenti di empatia. E poi dice: sarò triste perché non potrò più vestirmi elegante. Ma che falsità è? Cioè, arrivata a Cenerentola, a mezzanotte le sparisce l'abito elegante e si ritrova di nuovo vestita di stracci. Amo, sei Blake Lively, sei una star mondiale, non ti preoccupare che a momenti c'è il Met Gala, c'è il Festival di Cannes, hai voglia di fare il red carpet quest'anno, non ti lasciano coi jeans, non ti preoccupare. Comunque anche essere seduta sul divano con la maglietta di Pampling è bello. Codice Babilonia, fate l'ordine su Pampling così vi scegliete un paio di calzini gratis come questi, coi fiorellini ovviamente, e vi faccio pure la doppia sponsor oggi. Colleghiamoci un attimo con la premiere di It Ends With Us. Ciao a tutti, sono molto felice di essere qui, mi sono vestita a tema, non so se lo hai notato ma questo è l'abito indossato da Taylor Swift nel 2009. Bello, quando... sì, senti, com'è stato interpretare una vittima di violenza domestica? Ascolta, sì, io sono dei gemelli, preferisco parlare di cose veramente serie, importanti, come NordVPN. Con NordVPN proteggi i tuoi dati da eventuali malintenzionati che vogliono rubarteli. Aspetta, per entrare nel tuo conto in banca, il conto in banca va protetto perché è come se fosse il mio bambino. Con NordVPN puoi anche accedere a contenuti di tutto il mondo, apri la mappa, clicchi su un paese e ti collegherai da quel paese lì, così anche se vivi a Tarzana comunque ti puoi collegare ai siti di streaming italiani e guardare l'onorevole Gennaro San Giuliano che si scusa con sua moglie per l'errore di comunicazione. Ok, ma se io ora ipoteticamente avessi bisogno di chiamare qualcuno, quale numero mi consiglierei? Mi stai chiedendo il mio numero? Oddio! Comunque hai dei capelli molto belli, anche se sono bruni dovresti lavarli con il mio shampoo. Guarda, questi sono lavati. lavati Senti, cosa con il speri mio che insegni questo film ai tuoi spettatori? Che bisogna stare attenti alle persone con cui si esce, è importante non mettersi in pericolo, fate come me e scaricate NordVPN perché così siete più al sicuro dai malintenzionati. Ma no! Smetti di fare le pubblicità! Scusa, un attimo. Ma quello è The Biografo, quello è The Biografo che sta per fare la biografia su Ryan Reynolds. È il mio canale YouTube preferito, The Biografo. E anche mio marito. Devo andare, scusate. Torniamo a noi. Io capisco che una persona possa non essere sensibile ad alcune tematiche per quanto tragiche, non significa necessariamente essere insensibili. C'è chi ad esempio quando pensa ad un cane abbandonato prova molta angoscia, però la stessa persona pensando a un bambino abbandonato non sente lo stesso moto di angoscia. Non è una cosa sotto il nostro controllo, dipende da tanti fattori, dal bagaglio di esperienze che abbiamo, da tante cose, però comunque e suonerà male quello che sto per dire ragazzi, ma è la verità, devi anche un attimino fingere, quantomeno in una situazione specifica come questa in cui sai che ci sono vittime che ti stanno guardando e che hanno sofferto per quella cosa. Nella situazione in cui è Blake Lively dovrebbe fare parte del progetto aderire al messaggio che vuole mandare l'autore, il regista, perché se lui non avesse voluto mandare questo messaggio lei non sarebbe la star di nessun film, perché non ci sarebbe nessun film. Cioè lei è tanto brava a supportare suo marito ma non gliene fotte niente di supportare la causa del regista con cui lavora. Non è per niente corretto secondo me. Justin
Baldoni per me è un signore, perché nonostante tutto questo, per tutto il tour stampa che lui si fa sempre, ricordiamolo, da solo, parla solamente bene di Blake Lively. Qui ad esempio lo sentiamo dire a LUK. Qualcosa che forse non sapete su Blake è che non è solamente un'attrice, è molto di più. È una fabbrica di creatività, è una produttrice, scrittrice, fashion designer, ha toccato un sacco di aspetti di questa produzione, migliora tutto ciò che tocca. È creatività che cammina, e recitare accanto a lei è stato incredibile perché mi dava feedback in tempo reale su cosa andava bene e cosa no. Cioè, ma lui è il regista, non ce lo dimentichiamo, e lei gli dava feedback in tempo reale su cosa andava bene e cosa no. Vabbè, lui però prosegue: non posso essere così oggettivo mentre sono nel ruolo, quindi recitare nei panni di Ryle mentre lei è nei panni di Lily e vedere la sua performance cambiare in tempo reale a seconda della direzione che prendo, perché lei è molto reattiva, mi ha aiutato come regista, anche nel fare da regista a me stesso. Insomma, la vanta, ragazzi, la vanta anche qui. Scritturare Blake terrificante. Ricordo che al primo incontro ero nervosissimo. Lei è una forza creativa, ma anche divertentissima, affascinante e disarmante. Ho capito da subito che lei era Lily e sono incredibilmente grato che abbia accettato il ruolo. Justin, ragazzi, inoltre, quando durante la premiere gli si dice questa è la tua notte, risponde no, questa non è la mia notte, è la notte di tutte le donne che hanno realizzato questo film, è la notte di Blake, è la notte di Colleen. Sono molto grato che siamo qui, 5 anni di realizzazione. Ma nel momento in cui l'intervistatore al che gli dice che bello, speriamo allora che farai anche il sequel di It Ends With Us, allora Justin cambia un attimo faccia e risponde così: penso che ci siano persone migliori per quel film. Penso che Blake Lively sia pronta per fare da regista, ecco cosa penso. I think there are better people for that one. Justin. I think Blake Lively's ready to direct. That's what I think. So, yeah. Ecco cosa pensa, ragazzi. Con la compostezza di un sopravvissuto le conferisce pieni poteri e se ne chiama fuori. Non una brutta parola, non un accenno di rancore, giusto un microscopico movimento degli occhi tradisce la sua immane rottura di che lo sta consumando. Palese, ragazzi, per me è palese, a meno che non si siano messi d'accordo e si siano detti: allora io pubblicizzo il messaggio e cerco di sensibilizzare, tu invece occupati solo del marketing e non menzionare minimamente il. Secondo me non è possibile che non ci stia rimanendo male per il fatto che Blake Lively stia ignorando il tema, ma io non penso che si siano divisi il ruolo in modo così netto. Lui ha realizzato questo film per sensibilizzare principalmente, quindi non avrebbe senso. Ma cosa ne pensa la scrittrice? L'autrice del romanzo It Ends With Us, ragazzi, sembra preferire l'approccio di Blake Lively, cioè il cazzeggio. Addirittura condivide foto in cui è messa accanto a una linea di make-up ispirata al suo libro. Ecco qua, bella la linea di make-up sulla violenza domestica. Allora abbiamo il rossetto sorriso forzato, lo smalto rosso vergogna, antischeggiature ovviamente, il mascara waterproof lacrime nascoste, ultra resistente al pianto, e la palette di ombretti di Amber Heard per coprire quei lividi che preferisci non spiegare. Il titolo italiano del film è Siamo noi a dire basta. Ecco, allora io dico basta, posso dire basta, sono piena, ci divento io violenta, salgo su un grattacielo, mi metto a prendere a calci le sedie, come sceneggiato da Ryan Reynolds. Tra l'altro non ricordo se ve l'ho detto, ma la scrittrice non segue Justin Baldoni su Instagram, segue però Blake Lively. Il comportamento di Blake Lively solleva un'ondata di indignazione nei suoi confronti, per non dire una shitstorm. Vi leggo qualche commento a lei rivolto sotto il trailer di It Ends With Us pubblicato su Instagram. Hai avuto l'opportunità di trasformarla in una cosa bellissima per le donne che soffrono ogni giorno, vergognati tu e la tua squadra di PR. Altro commento: da sopravvissuta alla violenza domestica ho amato questo film, il regista ha fatto un lavoro favoloso e adoro come lo sta promuovendo. Sono veramente confusa perché il resto del cast non lo promuove in quanto tale. Mi rende sinceramente triste che gli altri lo promuovano più come un film romantico. Altro commento: la sua recitazione fa schifo e non le importa cosa rappresenta il film. Altro commento:
Come hanno fatto a prendere una storia così importante e a cercare di infilarci una pubblicità di prodotti per capelli? Le donne meritano di meglio, i sopravvissuti alla violenza domestica e le vittime meritano di meglio. Altro commento: Blake sta promuovendo questo film come una commedia romantica, mentre Justin sta promuovendo la verità sulla violenza domestica. È così triste vedere una donna così potente non centrare il punto. Avrebbe potuto essere un suo impegno per una causa davvero seria che riguarda migliaia di donne ogni giorno, ma lei ha scelto il silenzio e la leggerezza. Vergognati, Blake. E così, ragazzi, il 13 agosto 2024, dopo almeno un mese dall'inizio delle polemiche, Blake Lively finalmente posta una storia su Instagram in cui scrive: grazie a tutti coloro che sono venuti a dimostrare che le persone vogliono vedere film sulle donne e sulle molteplici esperienze che viviamo. It Ends With Us è una storia dell'esperienza femminile, tutti gli alti più alti e i bassi più bassi, e siamo molto orgogliosi di questo. Una storia dell'esperienza femminile. Ma quale esperienza femminile? Perché non dici apertamente violenza domestica? Hai paura di dire violenza domestica? Cacchio, ora mi demonetizzano il video. Ma poi non è vero che il film rappresenta l'esperienza femminile in tutti i suoi alti più alti e bassi più bassi. No, per fortuna no, parla solo di una esperienza e anche in modo molto limitato, molto circoscritto, una situazione specifica, una piccola parentesi nella vita di questa donna. Vabbè, poi prosegue Blake Lively: abbiamo celebrato questo film e l'importanza di diffondere un messaggio così importante alle masse. Abbiamo E poi, ragazzi, Blake Lively condivide nelle stories il video di una sua intervista in cui usa l'espressione violenza domestica, raro momento, diciamo, della promozione del film, solo che praticamente quello che lei dice nel video è: il mio personaggio Lily Bloom non è definito dalla violenza domestica. Non ci posso credere. Ma se la trama è la storia di violenza domestica del tuo personaggio, cosa stai blaterando? Le vittime di violenza nella vita reale, sì, ok, non sono definite solo dai traumi che subiscono, sono persone complete che hanno una vita, una personalità, una storia che va oltre quella cosa lì. Ok, ma Lily Bloom è un personaggio di un film, non ha un'altra vita oltre quella rappresentata, è un personaggio simbolo di un concetto, quello del ciclo di abusi, quindi sì, tecnicamente il personaggio è esattamente definito dalla violenza domestica, esiste solo per rappresentare questo. Boh, ragazzi, secondo me lei dice questa cosa per giustificare il fatto che non voglia parlare del tema della violenza domestica, perché ha voglia di parlare d'altro, ha voglia di parlare dei vestiti, di bibite, di prodotti per capelli, di cose leggere. Cioè, le scoccia parlare di cose serie e brutte, non c'ha voglia. Secondo me questa è la verità. Pensa però quanto scoccia alle vittime o a chi ha una storia di violenza domestica vedere la tua faccia che è stata ingaggiata per dare loro voce, invece promuove quel film dicendo: io soffro di mascolinità tossica, sono della Vergine. Comunque, oltre a condividere questa clip in questa storia Instagram, Blake scrive: una donna su 4 di età pari o superiore a 18 anni negli Stati Uniti ha subito violenza fisica grave da parte di un partner intimo nella sua vita. La violenza da parte di partner intimi colpisce tutte le persone, inclusi più di 12 milioni di individui ogni anno negli Stati Uniti. Tutti meritano relazioni libere dalla violenza domestica. La National Domestic Violence Hotline offre supporto confidenziale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Mi pareva una data strana. Per accedere alla hotline o saperne di più, clicca sul link qui sotto. Per assistenza immediata invia un messaggio con start al 88788. Però sbrigatevi a cliccare sul link, ragazzi, se avete bisogno di accedere alla hotline, perché la storia dura 24 ore. Fine, ragazzi, dopo questo freddo comunicato che ha tutta l'aria di essere un copia e incolla, non so se dal sito o non so, da ChatGPT, può tornare a farsi lo shampoo Blake Lively. Ovviamente ha menzionato una hotline americana. Ora, se avete bisogno di questo tipo di assistenza,
non credo che questo numero possa aiutarvi, ma anche noi in Italia abbiamo delle risorse come il numero di telefono 1522. Andando sul sito è possibile anche chattare direttamente con un'operatrice. Blake Lively quindi condivide queste stories nel tentativo di placare la shitstorm. Purtroppo l'effetto dura poco perché una nuova tempesta sta per abbattersi su di lei. La polemica infatti si intensifica l'11 agosto 2024. Una giornalista, Kjersti Fla, una giornalista decide di riesumare una vecchia intervista fatta da lei a Blake Lively nel 2016 e pubblicare su YouTube una clip tratta da questa intervista. La giornalista dà al video il titolo di "L'intervista a Blake Lively che mi ha fatto venire voglia di licenziarmi". Quindi qua intanto si prendono i popcorn. Praticamente la giornalista dice: voglio farvi vedere questa intervista, voglio farvi vedere come mi ha trattata Blake Lively. Sono passati 8 anni da allora. 8 anni sono passati dal 2016. Sono passati 8 anni da quell'intervista e mi faccio avanti solo ora perché le celebrità di Hollywood come Blake Lively sono molto potenti, vengono protette e se lo avessi fatto 8 anni fa, quando l'ho realizzata, avrei perso sicuro la possibilità di fare carriera. Dunque, questa è l'intervista. Contesto: le due donne intervistate sono Blake Lively e Parker Posey e stanno promuovendo il film Caffè Society di Woody Allen, nel quale recitano. Blake Lively è incinta, quindi per accoglierla la giornalista le dice: "Congratulazioni per la tua pancia", al che Blake le risponde: "Congratulazioni per la tua pancia", insinuando quindi che la giornalista non incinta, ragazzi, avesse una pancia dovuta al grasso. First of all, congrats on your little bump. Congrats on your little bump. La giornalista si mette in imbarazzo, penso sia ovvio che lei volesse solo essere gentile con Blake, c'era un modo per farle gli auguri, non è che le ha detto: "Mi, che panza che hai, sembri una mongolfiera, si vede che mangi per due, ma sicuro uno è". No, le ha solo fatto le congratulazioni per essere incinta. Ma l'intervista prende una piega ancora più assurda quando, dopo la frecciatina di Blake Lively alla giornalista, l'altra attrice, Parker Posey, si inserisce nel discorso e, mostrando il sedere alla giornalista, le chiede sarcasticamente: "E che ne pensi della mia pancia, cioè del mio pancione?". What about my bump? Blake al che continua a giocare con il concetto di pancione, di pancia da gravidanza, iniziando a parlare delle tette di Parker, della sua collega, chiamandole a loro volta pancioni. You've got two nice ones. And they are kind of bumps, aren't they? No, not bumps. The lovely lady lumps. Check it out. La giornalista è visibilmente atterrita dall'imbarazzo e solo recentemente ha raccontato al Daily Mail che la frecciatina di Blake Lively, "Congratulazioni per la tua pancia", sia stato un proiettile per lei perché non può avere figli, a quanto pare. Un dettaglio che ovviamente Blake non poteva conoscere al tempo, però questo è esattamente il punto, cioè essere gentili è gratis. Facciamolo, soprattutto quando non conosciamo il vissuto dell'altra persona, perché il rischio di fare figure di merda è molto alto. Vabbè, andiamo avanti. La situazione diventa sempre più grottesca, sempre più scomoda per la giornalista, perché dopo l'iniziale scambio infelice in cui Blake risponde in modo sarcastico al commento sulla gravidanza, si sviluppa tra le due attrici una complicità passivo-aggressiva contro la giornalista. Parker Posey interviene infatti con un tono molto tagliente, chiedendo alla giornalista: "Ma il film ti è piaciuto? Sei fan di Woody Allen?", come a voler ribadire che quello sia l'unico argomento di conversazione di cui bisogna parlare, capito? Non certo della gravidanza di Blake. You like the movie? Are you a Woody Allen fan? La giornalista, seppure visibilmente a disagio, al che le risponde in maniera educata e dice: sì, certo, mi è piaciuto il film, io adoro la maggior parte dei film di Woody Allen e questo film era visivamente fantastico. A voi è piaciuto indossare quel tipo di abiti?
chiede la giornalista. Da qui la situazione diventa ancora più tesa. Blake si rivolge a Parker e le dice tutta scocciata, parlandole come se la giornalista non fosse nella stanza con loro: tutti che vogliono parlare degli abiti, ma mi chiedo se farebbero la stessa domanda anche agli uomini. Al che la giornalista mormola: io la farei, ma viene completamente ignorata, perde completamente il controllo dell'intervista perché Blake Lively e Parker Posey smettono di parlare con lei e decidono di ignorarla e parlare solo tra loro, quasi fingendo che lei non sia nella stanza. È come se evitassero di proposito il suo sguardo, come se la stessero escludendo volutamente. E di cosa parlano, ragazzi? Degli abiti di scena degli attori maschi. You like the movie? Are you a Woody Allen fan? I love most of his movies, and this one was so visually amazing. Yeah, it's gorgeous. Did you guys love wearing those kind of clothes that you? Yeah. Yeah. And working in Everyone digital. wants to talk about the clothes, but I wonder if they would ask the men about the clothes. I would. I love Jesse's He has suits some and beautiful. how That's what I'm saying. His wardrobe was beautiful. I know. Corey's Everybody. wardrobe was I know. gorgeous. He's Those so high-waisted pants. He's so great. I would wish men and wore sorry high-waisted too. pants I like know. that still. Me Or too. the father with his Dopodiché Blake si rivolge di nuovo alla giornalista e le dice: sai, non sono solo le donne ad avere i vestiti, è che sono sempre al centro della conversazione. Yeah, it's not just the women that have the clothes. But I feel like the women Victoria- get the conversation, but Sai chi è al centro della conversazione adesso? Tu, perché ti stai interessando solo di vestiti. Blake e Parker in questa intervista sembrano intenzionate a fare passare la giornalista come una sessista, attaccandola però per domande che di fatto non sono sessiste, sono semplicemente pertinenti, perché il film, ragazzi, il film di Woody Allen era ambientato negli anni 30, no, forse gli anni 20 addirittura. Questo contesto, cioè il fatto che sia ambientato negli anni 20, si evince soprattutto dagli abiti, cioè la cosa che subito guardando il film te lo fa capire. Tra l'altro film diretto da Woody Allen, quindi i costumi sono molto curati, sono un elemento che contribuisce molto all'atmosfera dei suoi film. Non c'era veramente niente di strano secondo me nel chiedere a Blake Lively e Parker Posey se fossero piaciuti loro i vestiti. E comunque, anche se fosse stata una domanda rivolta a loro solo perché sono donne, ma cosa ci sarebbe stato di offensivo? La moda è effettivamente un interesse che accomuna molte donne e tra queste donne c'è Blake Lively, cioè lei è un'icona di stile riconosciuta a livello mondiale per il suo personaggio di Gossip Girl, ma in generale lei, ragazzi, è una modaiola, ama i vestiti, ama gli accessori. Non è che Blake sia una a cui della moda non frega niente e invece la giornalista le ha fatto questa domanda solo perché è donna e quindi ha dato per scontato che lei debba interessarsi alla moda. Lei effettivamente se ne interessa, quindi dove sarebbe l'offesa? Non ci vedo il sessismo, non ci vedo neanche l'invadenza della giornalista, perché non le ha chiesto: ma portavi le mutande sotto i vestiti? No, perché guardate un po', ragazzi, questo è esattamente quello che è successo a Scarlett Johansson dopo il suo ruolo in Black Widow. Questa intervista a Scarlett Johansson è chiaramente inappropriata, chiaramente sessista. Ma perché? Perché il giornalista si focalizza morbosamente sul fatto che lei indossasse una tuta molto aderente nel ruolo di Black Widow. E in questa intervista il giornalista continua a chiederle: ma sotto il costume sei riuscita a indossare biancheria intima? Al che Scarlett gli risponde: ma sei tipo la quinta persona che mi fa questa domanda. Well, is it inappropriate? to ask somebody what kind of underpants they wear? I didn't ask you what kind. You just asked me if I was wearing any. Capite, ragazzi, da questo confronto che l'intervista a Blake Lively è una chiacchierata così pomeridiana dalla giornalista? Veramente la sua mi è sembrata una lotta contro i mulini a vento. Avete presente il Don Quixote che combatteva contro i mulini a vento fingendo che fossero giganti malvagi? In ogni caso, ragazzi, il comportamento passivo-aggressivo delle due attrici ha trasformato quella che poteva essere un'intervista normalissima in un'esperienza che la giornalista descriverà nella descrizione del video su YouTube come l'intervista più scomoda che abbia mai affrontato. Di solito ad affrontare l'intervista scomoda è l'intervistato, in questo caso è stata l'intervistatrice. La cosa più ironica è che, signore e signori, ora che Blake ha avuto
effettivamente, veramente l'opportunità di usare la sua visibilità per difendere le donne, con il film It Ends With Us si è concentrata su cosa? Sui vestiti. E vi dirò di più, ragazzi, in questo video promozionale di It Ends With Us, Blake Lively dice, la cito testualmente: il guardaroba è sempre il modo in cui entro in un personaggio. E anche in un'altra intervista Blake lo ribadisce: il modo in cui entro in un personaggio è il guardaroba. Viene quindi da pensare che durante quell'intervista Blake Lively sia stata inutilmente polemica. Il guardaroba è il modo in cui lei entra nel personaggio, ma se una giornalista le chiede del guardaroba, insinua che sia sessista. Questo è quello che succede quando parli non con trasparenza e quindi aderendo ad un sistema di valori tuo personale, ma solo per piegare la situazione a tuo vantaggio in modo che ne esci come migliore di chi hai davanti. Ecco, ovviamente ti vai a contraddire poi negli interventi futuri, perché non credi effettivamente in quello che dici, non è qualcosa che senti davvero dentro di te. Comunque, ragazzi, la giornalista Jersey Fla onestamente marcerà tantissimo sulla storia dell'intervista con Blake Lively. Infatti, pochi giorni dopo la pubblicazione del primo video virale, rilascerà un altro video dal titolo "Il vero motivo per cui la mia intervista a Blake Lively è diventata virale". In questo video rivela di aver sempre avuto una strana sensazione riguardo a quell'intervista, nel senso che per anni si è incolpata, cioè lei dice: io pensavo e ripensavo e rimuginavo su quello che avevo detto e pensavo di avere fatto qualcosa di sbagliato, pensavo di avere detto qualcosa di sbagliato. Questo, dice la giornalista, è il motivo, uno dei motivi per cui ho aspettato tanti anni prima di sputtanare la situazione. Ho dovuto prima capire che il problema non ero io. Insomma, questa brutta esperienza, racconta la giornalista, mi ha anche condizionata a lungo, perché quando mi accingevo a intervistare altre celebrità mi veniva sempre il cagotto, c'avevo l'ansia. Ora sono in una posizione più forte, dice, ora ho preso consapevolezza che a sbagliare fossero loro due e quindi mi sento di fare un call out, di rimproverare insomma pubblicamente le due attrici, perché il bullismo non va bene. Lei usa proprio la parola bullismo, dicendo: sì, succede anche agli adulti, dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che succede moltissimo agli adulti e vi assicuro che succede moltissimo a Hollywood, ma si preferisce non parlarne, si preferisce tacere per non rischiare di appizzarci la carriera. La giornalista dice anche: io non sapevo nulla delle altre controversie legate a Blake Lively, non sapevo che fosse al centro della polemica proprio ora, quindi il mio tempismo è una coincidenza. Sì, ok, appoggiala pure lì questa, sullo scaffale delle cazzate. La giornalista pubblicherà addirittura un terzo video sull'argomento dal titolo "Cos'è successo veramente durante il mio incontro con Blake Lively". In questo terzo video la giornalista si difenderà dalle critiche di chi l'accusa di avere parlato solo ora, sostenendo che 8 anni fa, come già vi accennavo prima, ragazzi, avrebbe potuto compromettere la sua carriera. E dirà la giornalista: dovete sapere che dopo la pubblicazione del primo video sono stata contattata da altre 6 o 7 persone che affermano di aver avuto esperienze negative simili con Blake Lively, ma, dirà la giornalista in questo video, queste persone non possono parlarne per non compromettere la loro posizione professionale. La giornalista non si fermerà qui, pubblicherà infatti un quarto video dal titolo "Le interviste a star di Hollywood che mi hanno fatto amare il mio lavoro", e un altro ancora "Cosa è veramente successo al mio corpo durante l'intervista virale con Blake Lively", in cui analizzerà il proprio linguaggio del corpo durante l'intervista brutta. Vabbè, è evidente che la giornalista stia capitalizzando su questa vicenda, dato che i suoi video che parlano di Blake Lively ottengono centinaia di migliaia di visualizzazioni, se non milioni, mentre quelli su altri argomenti faticano a superare le 5.000 visualizzazioni. Ma se veramente, come dice, ci sta rischiando la carriera, è comprensibile, potrebbe essere il suo canto del cigno. Da qui in poi inizieranno a circolare in modo virale tutta una serie di clip tratte da interviste del passato in cui Blake Lively sembrava comportarsi come una mean girl. Qui, ad esempio, le veniva chiesto: qual è il film che ti fa ridere di più?
E lei rispondeva: Shawshank Redemption. questo film, ragazzi, è quello che in italiano si intitola Le ali della libertà. Non è un film comico, è un film drammatico che parla di un tizio condannato ingiustamente a 2 ergastoli e che cerca disperatamente di sopravvivere in prigione. Quindi, di nuovo, Blake sembra ridicolizzare le domande del giornalista che a lei sembrano banali. Sta girando inoltre in modo virale questo TikTok girato dai fan alla premiere di Dance With Us, in cui vediamo un fan regalarle un braccialetto, al che Blake ringrazia il fan e dopodiché tira fuori l'Alessandra amoroso che alberga in lei e gli dice: più tardi lo indosserò, stai tranquilla e serena. La cito testualmente: lo metto da parte perché non si abbina al mio outfit, lo indosserò più tardi. Sentite. Oh my gosh, thank you so much. That's so sweet. I'm gonna put it here because it doesn't go with my outfit, but I will wear it later. Diciamo che non c'è niente di così scandaloso, è ovvio che non te lo rovini l'outfit con un braccialetto dell'amicizia, per quanto piacere ti possa fare. Credo che la scenetta abbia suscitato fastidio perché forse non era necessario specificarlo. C'è questa cosa che lei abbia sottolineato che il braccialetto non si abbinasse al suo outfit, è sembrato secondo me un modo per sminuire il braccialetto. Però vabbè, in questo caso magari non sapeva bene come reagire Blake, ha detto la prima cosa che le è venuta in mente, cioè outfit. Questo è un altro video che sta circolando in modo virale su TikTok. Praticamente i fan esultano per Blake e lei a un certo punto si volta facendo loro il segno di stare zitti. Anche questo ad alcuni fan non è sembrato un gesto carino, educato e grato. In ultimo, vi ricordate l'intervista in cui Blake Lively diceva al giornalista di non sapere cantare ma di essere entrata nel coro perché faceva performance grandiose? Gli aveva detto, se vi ricordate: mi piacerebbe tanto cantare e ballare, peccato che io non sia capace. Ecco ragazzi, sta circolando anche questo video in cui vediamo un'altra parte della stessa intervista. L'intervistatore le chiede tipo: cosa pensi che farai nei prossimi 5 anni, visto che pensi di non sapere cantare e ballare, insomma, che progetti hai, cosa farai? E lei risponde al giornalista con aria molto seccata: guarda che io canto in questo film, ma almeno lo hai visto? Al che l'intervistatore le risponde: sì, l'ho visto il film. E Blake fa questa faccia, come a dire: sappiamo tutti che non è vero. Inizio ad avere come la sensazione che Blake Lively abbia questo atteggiamento così sarcastico quando riceve delle domande alle quali non sa come rispondere. Allora si sente minacciata perché teme che rispondendo a quella domanda potrebbe fare brutta figura, e allora trova un modo alternativo per affermare la propria superiorità intellettuale. Per esempio, quando dice: no, io non ho pianto per il film, soffro di mascolinità tossica. Il problema è che usa questo meccanismo di difesa anche con le persone alle vicine, quando interagisce con persone alle vicine, quindi per esempio prendendo in giro i propri amici o i propri colleghi, come faceva durante l'intervista famosa di Gossip Girl, in cui li definiva scimmiette, o in cui prendeva in giro la sua collega Layton quando diceva: le bionde comunque sono più carine. Chi si comporta come lei, non so perché, tende a risultare affascinante agli occhi di alcuni, anche se molte persone, le più sensibili, tendono ad allontanarsene, perché avere a che fare con una persona che fa sarcasmo costante significa esporsi al rischio che prima o poi quel sarcasmo ti colpisca veramente e che vada a toccare un tuo punto debole. Ma andiamo avanti. Nonostante la tempesta mediatica che si è abbattuta su Blake Lively, non tutti sono contro di lei. Il cast del film è rimasto saldamente al suo fianco, sia durante le interviste che i red carpet che nelle foto promozionali. Anche la scrittrice Colleen Hoover le ha mostrato lo stesso sostegno, perché hanno fatto insieme un sacco di foto. Se Justin Baldoni è sempre apparso da solo, ha sempre fatto interventi da solo, si è fatto il red carpet da solo, Blake invece
è sempre stata accompagnata dal resto del cast. E un segnale di questa spaccatura si vede anche su Instagram. Mentre Justin Baldoni segue tutti gli attori, loro non lo ricambiano, seguendo solo Blake. Idem la scrittrice. Forse ho già detto tutte queste cose, potrei aver bisogno di un riposino. A un certo punto addirittura gli attori del film la difendono pubblicamente. In particolare lo fa Brandon Sklenar, che interpreta Atlas, l'amante non violento di Lily. Brandon scrive un lungo post su Instagram in cui fa più o meno questo ragionamento. È sbagliato che proprio le donne coinvolte nel progetto vengano attaccate così duramente quando si sono impegnate tanto per realizzare questo film. Vi leggo direttamente le sue parole, poi vi dico cosa ne penso. Ciao a tutti. Volevo prendermi un momento per affrontare tutto ciò che sta circolando online. Colleen e le donne di questo cast rappresentano speranza, perseveranza e il diritto delle donne di scegliere una vita migliore per se stesse. Vilificare le donne che hanno messo così tanto del loro cuore e della loro anima in questo film perché credono fermamente nel suo messaggio sembra controproducente e distoglie dall'essenza di ciò di cui tratta il film. Quello che può o non può essere successo dietro le quinte non dovrebbe distogliere l'attenzione dalle nostre intenzioni. È stato sconfortante vedere la quantità di negatività proiettata online. Qualcuno a me molto vicino ha lottato con una relazione che ha rispecchiato molto da vicino quella di Lily. Sento una responsabilità nel dare vita a questa storia e aiutare a diffondere ulteriormente questo messaggio. Prima del mio coinvolgimento in questo film, lei, questa persona che ha vissuto vicino a lui, che è stata vittima di violenza domestica, non aveva mai sentito parlare del libro, solo allora lo ha letto. Ora attribuisce al libro di Colleen e successivamente a questo film il merito di averle salvato la vita. Credetemi quando vi dico che non c'è una singola persona coinvolta nella realizzazione di questo film che non fosse consapevole della responsabilità che avevamo nel realizzarlo. Una responsabilità nei confronti di tutte le donne che hanno vissuto traumi generazionali, abusi domestici, eccetera, eccetera. Questo film è un duro richiamo alla realtà per gli uomini che hanno bisogno di rimettersi in riga e assumersi la responsabilità di se stessi e delle proprie azioni. Questo film è pensato per ispirare, è pensato per validare e riconoscere, è pensato per infondere speranza, è pensato per infondere coraggio e aiutare le persone a sentirsi meno sole. In definitiva, è pensato per diffondere amore e consapevolezza, non è pensato per fare ancora una volta delle donne il cattivo. Superiamo questa cosa tutti insieme. Tutto quello che chiedo è che prima di diffondere odio su internet vi chiediate a chi giova. Chiedetevi se le vostre opinioni si basano su qualche fatto oppure se volete semplicemente far parte di qualcosa. Cerchiamo di far parte di qualcosa di migliore insieme, parte di una nuova storia scritta per le donne e per tutte le persone. Allora, Brandon ha ragione quando dice che It Ends With Us ha un messaggio importante da veicolare, che questo messaggio dovrebbe essere veicolato senza distogliere l'attenzione da esso. Ha ragione quando dice che l'odio online sia sbagliato e sicuramente, come dice lui, alcuni stanno attaccando gravemente Blake tanto per partecipare al dramma del momento. Però allo stesso tempo, secondo me, ha torto quando attribuisce questo odio al fatto che Blake sia una donna, addirittura, tipo che siccome è donna allora la si vuole trasformare nel cattivo della storia. No, il problema è più complesso. Blake è stata criticata per aver banalizzato il messaggio del film, per non aver sfruttato l'occasione per sensibilizzare. Appunto, come dice Brandon, non bisognerebbe distogliere l'attenzione dal messaggio che vuole veicolare il film, e lei sembra averlo fatto. E non solo, talvolta è come se avesse proprio svilito le vittime, facendo commenti sarcastici inappropriati. Ha messo in ombra il tema della violenza domestica, direzionando l'attenzione degli spettatori verso cose che non riguardavano neanche il film, tipo le sue bibite. Poi, chiaramente Blake Lively non ha commesso nessun crimine. La polemica si spegnerà e si tornerà a parlare bene di lei e dei suoi vestiti. Però, io penso che il suo comportamento come minimo debba accendere una riflessione, se non altro per compensare il fatto che lei non abbia sfruttato, insomma, l'occasione per dare la giusta chiave di lettura al film. Per quanti odiatori sterili ci possano essere online, penso che molti di quelli che la stanno criticando siano vittime di violenza domestica o ex vittime che non si sono sentite riconosciute e che si sono sentite prese in giro da lei. I suffer from toxic masculinity. Questo non significa che sia giusto, lecito attaccarla con gli insulti, infatti non fatelo. Però, capito, non mi sembra neanche corretto accusare chi la sta criticando di essere un sessista. È un giramento di frittata che fa venire un giramento di tante altre cose. Comunque, per concludere in bellezza, anche il CEO della Sony, Tony Vinciguerra, si è schierato in difesa di Blake Lively, di
dichiarando a The Hollywood Reporter: Blake, Colleen e tante altre donne hanno dedicato così tanto impegno a questo straordinario film, lavorando disinteressatamente fin dall'inizio per garantire che un argomento così importante fosse trattato con cura. Il pubblico ama il film. La passione e l'impegno di Blake nel promuovere il dibattito sulla violenza domestica sono encomiabili. Amiamo lavorare con Blake e vogliamo fare altri 12 film con lei. Incredibile come la si stia vantando tanto per aver promosso un dibattito sulla violenza domestica in modo encomiabile, senza minimamente menzionare Justin Baldoni, che ha lavorato con le associazioni per anni per promuovere il dibattito sulla violenza domestica. Lui però non viene menzionato, non viene ringraziato perché è un uomo. Boh, non l'ho capito dove è stato questo impegno di Blake nel promuovere il dibattito sulla violenza domestica di cui parla Tony Vinciguerra. Io l'impegno l'ho visto solo da Justin Baldoni e infatti, ragazzi, concludo mostrandovi questo screenshot inviatomi gentilmente da Daisy, che ha scritto nei DM a Justin Baldoni: come donna vittima di violenza domestica, grazie per il film. Le ha risposto Justin Baldoni: grazie mille Daisy, il tuo messaggio significa molto, ricorda per favore che non sei mai sola, se hai bisogno di supporto ci sono molte organizzazioni che possono aiutarti, tra cui rifugi e linee di assistenza dove puoi ottenere consigli da esperti per aiutarti a prendere decisioni sicure e informate. I miei amici di No More, dell'associazione No More, hanno i link a queste risorse sulla loro pagina. Ti mando forza e speranza. Ora, se Daisy avesse scritto lo stesso messaggio a Blake Lively, lei avrebbe risposto: scusa, sono della Vergine, non so come aiutarti, parliamo di logistica, giusto? Cioè, lei ha detto che avrebbe risposto così. Quindi, dove l'avrebbe messo questo impegno? Nel cocktail? E se l'è bevuto? Se vi va, comunque, potete condividere la vostra esperienza nei commenti. Ragazzi, mi raccomando, siate gentili, insomma, non vi scannate. Io mando un grande abbraccio a Daisy e alle Daisy tra voi. Vi ricordo che se siete vittime di violenza domestica potete affrontare la cosa facendovi lo shampoo oppure chiamando questo numero. Detto ciò, con permesso vado, anche se mi mancherà stare seduta nel divano con voi vestita elegante. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia, ragazzi. Secondo voi Blake Lively si è comportata male con Justin Baldoni oppure ha fatto solo il suo lavoro di produttrice? Se foste stati al posto di Justin Baldoni, come vi sareste comportati? Avete visto al cinema It Ends With Us? Vi è piaciuto o rivolete 2 ore della vostra vita? Vi ha commosso o soffrite di mascolinità tossica? Parliamone nei commenti. Io adesso scendo giù a leggervi. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video giornale e a voi la linea.